Buon pomeriggio a tutti. Come state? Tutto bene? Ok. Allora, come al solito la Switch che vuole aggiornarsi, ma non lo faremo, perché sì, non lo faremo. Avviamo il software senza aggiornare. Fatemi switchare un secondo. Ah, capito il gioco di parole? Fatemi switchare un secondo schermata. Che simpatico che sono, mio Dio. Allora, devo alzare un attimo il volume di gioco perché mi sa che si sente un po' basso rispetto alla mia voce. E in caso datemi un feedback. Allora, cos'era successo nella scorsa live? Signori, doppio omicidio. Hanno ucciso Yotaka e Difumi. Chi è stato? Difumi prima di morire ha detto il nome Yasuhiro. Quindi che sia stato Agakure? Class Trial facile? Chi lo sa? Vedremo, vedremo. Bevo un pochettino di succo perché sì. Allora, iniziamo guardando proprio i corpi dei due defunti. Iniziamo da quello di Taka. Taka non si muoverà mai più. Secondo il Monokuma File, Taka è morto per un colpo alla testa. Abbiamo trovato il Justice Summer 4 vicino al suo corpo nell'equipment room. Che sia stato utilizzato quello per ucciderlo. E sotto il tappeto il killer praticamente l'avrà utilizzato per spostare il corpo. Non lo so. Ciao Filippo, buon pomeriggio, benvenuto, come stai? Tutto bene? Ciao Felix, buon pomeriggio, benvenuto, come stai? Tutto bene? Stiamo per investigare l'omicidio di questo capitolo. Comunque non ci sarebbe alcun sangue rimasto qui se il corpo fosse stato spostato. Ok. Bene, soprattutto dopo quel video su Insta. Non l'ho visto in realtà, Filippo. Ho visto che mi ha mandato un link, ma non avevo tempo per mettermi a guardare, sinceramente. Perché stavo settando le robe per la live. Ho male alla pancia perché sono fortunello. Tu come stai? Io abbastanza bene, grazie. Mi spiace che tu abbia mal di pancia. Ti capisco perché succede spesso anche a me. È particolare. Dopo gli darò un'occhiata allora. Lo farò dopo la live o mentre farò pausa cena probabilmente. Corpo di fumi invece. Vediamo. Il grande corpo freddo di fumi giace qui sul pavimento. Ha davvero un gran corpo. Voglio dire, come cavolo è fatto il killer a essere in grado di spostare qualcuno di così grosso? Cioè, dall'ufficio dell'infermeria dove l'abbiamo scoperto si trova qui nel ripostiglio. Cioè, dalla strada dal primo al terzo piano sarebbe stato strano che nessuno l'abbia notato. Ma come diavolo non va fatto bene? Non capisco. Forse posso pensarci più tardi, per ora sarà meglio che finire di investigare il corpo di Fumi. Finalmente ci siamo liberati di Fumi. A quanto pare sì, però è morto anche Taka, Felix. Mi pare che ti piacesse Kiyotaka, per cui a sto giro hai perso uno dei prefe. Ad esempio, Ciel ci è rimasto male quando ha visto il corpo di Kiyotaka. Se ricordo bene, la ferita fatale di Fumi, anch'essa è un colpo alla testa. Probabilmente è dal Justice Summer 3 che... Ma grazie mille, Dart! Ehi, sto in lurk lavorativo, non posso sentirti, ma volevo lasciare un salutino a te e alla chat, oltre che a qualche bit portafortuna. Grazie mille. Allora ti rispondo così, ti faccio un SO. Ragazzi, andate a seguire il caro Dart, che è uno streamer molto simpatico e parecchio chill. Molto spesso me lo tengo in sottofondo. Ve lo consiglio caldamente. Mhm.
Ciao ciao Dart, buon lavoro. Aspettate. Taka mi spiace un po' di più, sì, poverino. Esatto. Grazie mille Dart, ciao. Ok, probabilmente dal Justice Summer Tree che risiede sul pavimento dell'ufficio infermeria. Aspetta, c'è qualcosa di strano riguardo a questo corpo. Che non è mai buono, ma almeno questa settimana sono a casa. Ah, boh, perfetto. Almeno quello, dai. Mi fa piacere. Perché sto avendo questo sentimento? C'è qualcosa di diverso. Qualcosa che non avevo notato nel corpo di Fumi quando si trovava nell'infermeria, ma che invece ha adesso. Sono i suoi occhiali. Quando il suo corpo era in infermeria, i suoi occhiali erano ricoperti di sangue. Ma adesso sono completamente puliti. Significa che qualcuno glieli ha puliti? Oh? Ma chi l'avrebbe fatto? E perché? In effetti è molto strano che precedentemente il suo corpo aveva gli occhiali sporchi di sangue, adesso non ce li ha più. Sarà stata opera dell'assassino? È assai probabile. Parliamo con Aoi, Sakura e Byakuya, che sono qui. Ehi Makoto, stavo pensando a qualcosa. Si tratta del ripostiglio. Cosa c'è? Vado a disegnare Jinwoo. Va bene, Philip. Buon disegno. Ciao ciao. Dopo che i corpi di Fumi e Taka sono scomparsi, ci siamo divisi per cercare in giro, giusto? Ero così spaventata, così io e Sakura siamo rimaste insieme. Ma quando siamo arrivate nel ripostiglio, lo sai, guarda un po' in giro. Quando siamo arrivate qui era bloccato, non potevamo entrare dentro. Era bloccato? E già, Makoto, anche noi abbiamo provato a entrare nel ripostiglio, se ti ricordi, nella scorsa parte, ma non ci faceva entrare. Mi farai compagnia, va bene, va bene. E quando abbiamo iniziato a cercare, non c'era alcun modo in cui qualcuno potesse entrare qui. Diciamo perché non potevano batterci sul tempo. E se così fosse, chi l'ha bloccato? E perché mai adesso è sbloccato? Mi stavo chiedendo la stessa cosa. La porta era bloccata quando stavo iniziando la ricerca dei corpi, ma adesso invece è aperto. Io mi metto a studiare e non scrivo ma ti sento. Va bene Felix, se vedi che non riesci a studiare vai tranquillo, Dai priorità allo studying piuttosto che alla mia live, senza alcun problema. Potrebbe esserci qualche sorta di passaggio segreto qui. Probabilmente dovrei lasciare quest'area per scoprirlo, però. Forse mi esce bene. Se mi esce bene andrà sulla parete. Ma ci sta, Almeno ti fai un po' di decorazioni. Qua, come vedete, sono spariti un sacco di martelli. Prima era tutto ripieno, diciamo, come posso dire? Sto attrezzatura. Brrr, che freddo. Ciao Ciel, buon pomeriggio, benvenuto, come stai? Tutto bene? Stavamo appena iniziando l'investigazione. Ci sono diversi martelli di diverse misure qui agganciati sulla parete. Alcuni sembrerebbero quasi più dei mallets. Brrr, che caldo. No, avere rumore di fondo mi aiuta in realtà. Ah, ok, va, capito, capito. Sto benissimo, caro Smack, bacio da zia. Va bene. Che i Justice Summers siano stati disegnati utilizzando questo come modello? Comunque i martelli qui sembrerebbero avere un sacco di utilizzi. Sì, sono tutti ricoperti di pietra anche. Aspetta. Per qualche ragione
Questo martello non è affatto sporco. Ed è bagnato. Che sia stato lavato recentemente? Ok, interessante. Parliamo con Sakura, vediamo che ci dice. Ci sono davvero tanti aspetti per l'incidente di questa volta. Un po' troppi, ad essere onesti. Considerando ciò, sarebbe meglio dare un'occhiata all'indietro a tutto ciò che è accaduto. Vorresti che ti dia una mano? Ma sì, dai. Sì, dai, guardiamo un po' indietro. Ripercorriamo i passaggi. Questa mattina solamente 4 di noi hanno partecipato al meet della Dining Hall. Ina, Kyoko, io e te. Abbiamo aspettato per gli altri, ma nessuno si è degnato di farsi vedere, per cui abbiamo deciso di andare a cercarli. È stato all'incirca verso le 8 del mattino che abbiamo iniziato la nostra ricerca. E poco dopo che ci siamo divisi, Kyoko è sparita. E dopo quello, Ina ha trovato Celeste nella rec room del terzo piano. Poco dopo siamo arrivati tu ed io. Sì, secondo Celeste è stata attaccata da un individuo sospetto ed è rimasta, diciamo, priva di sensi per almeno un'ora. In altre parole, è stata attaccata un'ora prima che la trovassimo. E grazie al cavolo, direi Makoto, non serviva a ripetersi. Praticamente subito dopo le 7 del mattino è stata attaccata Celeste. Basandoci sull'immagine che ha scattato Celeste, abbiamo scoperto che l'aggressore era all'interno di uno strano costume. Si tratta di Robo Justice. Robo Justice ha trascinato via i fumi. In breve. Dopo esserci incontrati con Toko e Byakuya abbiamo iniziato la ricerca dell'assalitore in costume. Abbiamo trovato un infumiferito nella biblioteca del secondo piano. L'abbiamo portato nell'ufficio infermeristico del primo piano e poi abbiamo continuato la nostra ricerca. Era Barbara D'Urso. Non credo sia Barbara D'Urso dentro a Robo Justice ad aver ucciso i fumi e Taka Philip. Poi non so se sia lei un presumibile 16° studente mancante. Quick draw. Te lo faccio poi dopo la live. Lo faccio stasera, se riesco lo pubblico. Scrivimi pure quello che vuoi che faccia. Sì, ma li faccio ovviamente dopo la live. Perché adesso siamo in streaming. Ma poco dopo aver lasciato l'ufficio infermieristico... Che succede? Ho visto un'ombra. Qualcosa si stava morendo... Qualcosa si stava morendo... Ancora! Si stava muovendo sopra le scale. Non so parlare. Boh, non so più cos'era e ho detto vai, usalo. Me l'ho scritto ieri sul gruppo, Filippo, che avrei messo una nuova ricompensa coi punti canale. Non so se hai letto. Che praticamente con 3000 punti canale, d'ora in poi, se me lo riscattate, farò un disegno di un personaggio a vostra scelta. Giusto per affinare le mie skill di disegno. Almeno non ho scusanti per missare giorni. Un po' più l'ho fatto per me stesso, in realtà, però... dettagli. Basandoci su quello che ha detto Celeste, siamo tornati sul secondo piano e ci siamo divisi per iniziare la ricerca. Già, e poco dopo Celeste ha urlato e questa volta il tizio sospetto è apparso sul terzo piano. Sentendo le sue urla ci siamo mossi direttamente al terzo piano. Non l'ho visto, però ci penso. Va bene, va bene. Prenditi pure il tuo tempo, basta che ti ricordi poi di scrivermi. Celeste, cosa c'è? Ah sì, vabbè, no, in realtà l'abbiamo già letto nella scorsa live questo, per cui non c'è bisogno di ricordarci. Cioè, potrebbe farci una mano
Potrebbe darci una mano durante il trial, ma all'incirca mi ricordo cosa è successo, anche perché non è che è passato così tanto tempo. 3 giorni sono passati all'incirca. Sì. E poi quando praticamente siamo saliti al terzo piano, Ifumi ha urlato e l'abbiamo trovato a terra muerto. Detta in poche parole. Sì. Celeste, Ina ed io siamo rimaste. Cioè, siamo tornate. Cioè, siamo tornati all'ufficio infermeristico perché questo è Makoto che parla, non è Sakura. Mentre tu, Byakuya e Toko avete inseguito il sospetto nel terzo piano. E quando siamo tornati nell'ufficio infermeristico abbiamo visto il cadavere di Fumi. Esatto. E abbiamo potuto sentire che è arrivato il Body Discovery Announcement. Qualsiasi cosa? In che senso? Cioè, qualsiasi cosa basta che non sia NSFW, perché quelle non le faccio. Ho lasciato Celeste e Dina da sole e sono andato a dire quello che è successo agli altri presenti sul terzo piano. E poi abbiamo visto il corpo di Taka. Sì, sì, sono in bianco e nero i disegni, infatti. Non li faccio a colori. Perché sennò ci metto troppo tempo. Se devo fare anche la colorazione. Ma allo stesso tempo abbiamo scoperto anche il corpo di Taka nell'equipment room. Il che significa che i corpi di Fumi e Taka sono stati scoperti nello stesso momento. Perché, se ricordo, abbiamo sentito il Body Discovery Announcement poco dopo aver trovato Taka. Ed è stato lì che mi sono mostrato e vi ho detto che Ifumi è stato ucciso, giusto? E allora io, te e Byakuya ci siamo diretti nell'ufficio infermieristico e abbiamo lasciato Toko che era svenuta. Non farmi incavolare che ti faccio fare band. Va bene, va bene. Allora me lo segno. Dopo ti faccio bandy dopo la stream. Ma come abbiamo lasciato il laboratorio di fisica, ci siamo scontrati in Celeste, che ci ha detto che aveva incontrato qualcosa di inusuale. Ovvero che il corpo di Fumi è sparito. Poi era sparito. Ma se ti chiedo di disegnare la ciola di Monokuma, no. Non esiste, Ciel. È tipo un automaticamente refound perché non... Anzi, se qualcuno mi chiede disegni NSFW, anzi gli faccio lo scan dei punti, me li tengo io. Li tengo in ostaggio. Faccio lo scammer. Quindi attenzione a quello che chiedete. E poi è scomparito anche il corpo di Taka. Praticamente un casino sto caso, ragazzi. E poi Celeste ha detto che i corpi sono stati ritrovati nel ripostiglio. Non è un SFV, è più un simpatico joke. No, lo conto lo stesso come NSFV, mi spiace, sì. Ho detto personaggio. Diciamo che le ciole non sono personaggi. E li abbiamo ritrovati qua, nel ripostiglio. E ci riporta qui a dove siamo adesso. Certo che sono stati davvero attivi. Se vuoi riguardare l'intero caso, lasciamelo sapere. Mi troverai qui. D'accordo, vediamo che dice Byakuya. Byakuya, pensi davvero che sia stato io a farlo? Non riesco a vedere chi altro potrebbe essere stato. Quando degli attacchi, degli omicidi e delle sparizioni sono successe, diciamo, ognuno di noi aveva un alibi. E l'ultima cosa che ha detto Ifumi prima di morire è stata... già, il nome di Hiro. Per cui in questa stanza non possiamo sospettare nessun altro. Ma se è stato lui a farlo... perché mai dovrebbe nascondere la sua identità in quello strano costume?
Forse ha pensato che non importa quello che sarebbe accaduto, sarebbe stato al sicuro se la sua faccia fosse rimasta coperta. Proprio perché è l'idiota del secolo, come puoi vedere. Beh, voglio dire, è un po' un cretino, però non credo che sia abbastanza per spiegarlo. Sento quasi che ci sia un indizio nascosto qui da qualche parte. Mm. È tutto questo quello che ti preoccupa riguardo a questo caso? Beh, in realtà no, ci sono un altro paio di cose. Tipo, come ha fatto il killer a nascondere i corpi? Mm. Beh, probabilmente ha pensato che se non avessimo potuto trovare i corpi non avremmo potuto completare la nostra investigazione. Beh, se fosse quello il caso, li abbiamo trovati abbastanza facilmente, no? Mm. Ancora. Devo ricordarti che il colpevole è un idiota? Beh, sei davvero sicuro che lo sia? E l'altra cosa che mi preoccupa è... Perché mai prendersi la briga di uccidere due persone? Cosa? Perché la regola in sé per sé dice basta uccidere solamente una persona per scappare, per diciamo diplomarti, giusto? Per cui se sei il killer, la tua priorità numero uno dovrebbe essere quella di non farsi catturare. Ma uccidere due persone significa lasciare più indizi. Per cui le chance di venire scoperti aumentano. Aspetta. Forse... Capisco. Così è questo quello che significa. Va tutto bene? Non parlarmi come se fossimo amici. Eh? Cos'è questa attitudine? Ma è la mia gratitudine. Grazie a te potrei avere un po' più di divertimento, dopo tutto. Va bene, Byakuya. Beh, stava parlando come se avesse scoperto qualcosa. Ma anche se fosse... Cioè, lo avrebbe ucciso dirmi che cosa... ha scoperto. Lo sai che Byakuya è così, Makoto, non c'è bisogno di farsi due domande, sinceramente, dai. Ormai ci siamo abituati. A un dolly. Non c'è nulla che fare. L'avevamo già visto nell'art room prima d'ora. Immagino che sia stato utilizzato per spostare le statue in giro. È un po' strano, però non è troppo difficile da usare. Ma aspetta. Ma non si trovava nell'equipment room quando avevano trovato il corpo di Taka? E guardate quella ruota. C'è una striscia di sangue su di essa. Per cui il sangue sulla ruota del dolly significa una cosa sola, ovvero che è stato spostato dall'equipment room fino al ripostiglio. E sia questa la spiegazione? È molto probabile. Cioè, si sarebbe semplificato un sacco il lavoro, il killer, utilizzando il dolly per spostare i corpi. Soprattutto quel... Vabbè, non tanto forse quello di Taka, ma... Ad esempio quello di Fumi sicuramente sì, è una bella facilitazione. Anche se non credo che quello forse di Fumi sia stato spostato dal dolly. Probabilmente avranno spostato quello di Taka. C'è solo una via di uscita e di entrata per questa stanza. E c'era comunque un blocco su questa porta. Ma può essere solamente bloccata dall'interno. Eppure non riesco a vedere un altro modo per bloccarla. La porta può essere stata bloccata solo dall'interno del ripostiglio, il che mi fa chiedere...
una cosa. In Sakura hanno confermato che la porta era bloccata, per cui abbiamo iniziato a cercare i corpi mancanti. E se la porta era bloccata, vuol dire che era solamente bloccata dall'interno. In altre parole, quando Ina l'ha controllata, qualcuno era già al suo interno. Eh sì. L'unica spiegazione è che il killer era già all'interno di questa porta quando Ina ha controllato il ripostiglio. E quando hanno finito, praticamente, hanno preso e se ne sono usciti. Il che spiega perché adesso si è sbloccata. Ma Ina dice che non c'era alcun modo per aprirla, considerando che loro erano comunque lì davanti. Per cui chissà come cacchio ha fatto. Ci dovrà pure essere un indizio qua in giro da qualche parte. Forse sarà meglio controllare in un'altra stanza. Ci sono un paio di posti che conosco già. Prima l'ufficio infermieristico, poi l'equipment room, dove praticamente sono avvenuti gli omicidi. Dobbiamo andare. Ok. Iniziamo. Iniziamo. Allora, l'ufficio infermieristico era al primo piano, mentre l'equipment room era al terzo, vero ragazzi? Non vorrei sbagliare, era dietro al laboratorio di fisica, se non sbaglio. La location dove era stato scoperto il corpo di Taka. Non vorrei dire una fesseria, però. Ok. Qua c'è la porta. Sì, era qua, ok. Qua ci sta Genocider Show. Io stavo dormendo proprio qui quando il killer ha trascinato via il corpo. Sono super incavolata del fatto che qualcuno... Cioè, del fatto che sia avvenuto tale evento mentre stavo dormendo. Non lo so, mi spiace. Qua si trova il martellozzo. Justice Hammer 4, l'arma che è stata utilizzata per uccidere Taka. Il suo corpo è stato spostato, ma l'arma del delitto è rimasta qui. Ok. Qua ci sono le scatole. Cioè, le scatole. I tappeti. Penso di averne già visti qui da qualche parte, pure recentemente. Sì, Makoto, li abbiamo visti praticamente nel ripostiglio. Probabilmente l'assassino l'avrà preso da qua, il tappeto e il carrello e... si è portato via Taka. Ci sono delle sorta di marchi vicino alla pozza di sangue nel bel mezzo della stanza. Il che mi ricorda del dolly che abbiamo trovato nel ripostiglio. E la striscia di sangue coincide. Il che significa che quel sangue deve provenire da qui. Forse il corpo di Taka è stato spostato nel ripostiglio utilizzando il dolly. Entrambe le stanze del terzo piano... Cioè, entrambe le stanze risiedono qui sul terzo piano, il che è molto probabile. Ok. Sicuramente il corpo di Taka è stato spostato così. Ma se Taka è stato spostato così, come è stato fatto lo spostamento del corpo di Fumi? I Fumi si trovava nell'ufficio infermieristico del primo piano. Anche con un dolly non c'è alcun modo per arrivare fino al terzo piano senza farsi vedere. Questo sì che è un mistero. Un programma di Enrico Ruggeri. Chi se lo ricorda? Bei vecchi tempi. Bei vecchi tempi, mistero, un programma di Enrico Ruggeri. Un saluto al caro Enrico se ci segue in live, cosa che dubito però. Sia mai. No, è giusto, è giusto. Ma in realtà posso fare teleport. Basta che faccio Y e posso teletrasportarmi. Primo piano.
Qua. Ah, ok, c'è Celeste nell'ufficio infermieristico. Tra l'altro devo analizzare tutto dall'inizio perché qua non ci sono mai entrato. Un frigorifero. Mi chiedo se ci sia qualcosa da bere all'interno. Beh, dopo tutto quello che è passato, magari darò un'occhiatella veloce. Ci sono un sacco di sacche di sangue qui. Per la trasfusione anche, immagino. Non mi aiuta di certo, non sono un vampiro. Va bene, Makoto, ma cioè, sono avvenuti 2 delitti e tu pensi a rinfrescarti con qualcosa. Invece che analizzare la scena del crimine. D'accordo. Un po' debatable questo tuo pensiero, però. È un normale cestino dei rifiuti. Aspetta, c'è qualcosa all'interno. È troppo piccolo. Beh, sembrerebbe essere un panno per gli occhiali. E c'è un qualche sorta di personaggio dei cartoni animati sopra di esso. Ma è ricoperto di sangue. Oh, hai trovato qualcosa? Sì, c'è diciamo un panno per gli occhiali sporco nel trash can. Un panno per gli occhiali? Sì, ed è tutto insanguinato. A chiunque appartenga deve essere... cioè, deve essere stato utilizzato per pulire un po' di sangue. Ma mi chiedo chi è che ne ha avuto bisogno? Non ne ho la più pallida idea. Già, nemmeno io. Però credo che sia parecchio importante. Dai, questo palesemente è di Fumi. Cioè, proprio undebatable. Non si può contestare. È di Fumi 100-100. Justice Summer Tree. È stato utilizzato per uccidere i Fumi. Qualcuno ha spostato il suo corpo, lasciando qui l'arma del delitto. Praticamente la stessa cosa di Taka. Ok. Telecamera. Non ci dice nulla. Manca solo Celeste? Sì, credo che manchi solo Celeste da analizzare. Cioè, da parlare. Che cosa stai investigando, Celeste? In realtà non sto investigando nulla, precisamente parlando. Semplicemente sto andando un po' in giro. Per vedere se Hiro si nasconde da qualche parte. Che mi dici di te? In realtà sto controllando questo e quest'altro. Ma il mio pensiero principale in testa è come è possibile che qualcuno abbia spostato il corpo di Fumi? Come è stato spostato il corpo di Fumi, eh? Quando è scomparso tu eri qui, giusto? Corretto, però Ina non si sentiva tanto bene. E quindi sono rimasta insieme a lei. Ma dato che sembrava che stesse per peggiorare, l'ho portata al bagno. Per cui quando sei tornata qui il corpo era sparito? Sì, non siamo state via per più di 1 minuto o 2, però. Già. Ina ha menzionato la stessa cosa. Per cui il killer è stato in grado di entrare e spostare il corpo di Fumi in quel poco tempo? Sembrerebbe essere così. Per portare qualcuno grosso quanto i Fumi in giusto un paio di minuti è... Beh, penso che sia praticamente quasi impossibile. Sì, esatto. Cioè, per spostare qualcuno grande quanto i Fumi in 1/2 minuti... Cioè... Devi essere forte quanto... non so chi... Cioè, devi essere un bodybuilder, però Sakura c'ha un alibi... È stata sempre con... È stata sempre con un gruppo, per cui è impossibile. Così eri qui.
Ti stavo cercando dappertutto. Mi stavi cercando? Facile, lo prendi a calci. Oddio, un po' comunque difficile Ciel in 1/2 minuti, eh. Ti ricordo che avrebbe dovuto fare 3 piani. Cioè 2 piani di scale. E con quel sangue in faccia comunque delle tracce sarebbero rimaste. Mi stavi? Volevo parlarti e ringraziarti per quello che hai fatto. Non per menzionare che hai reso questo piccolo gioco nostro molto interessante. Qualcuno dovrebbe provare a prendere a calcio i fumi. Proprio la violenza, tu vuoi, Ciel, in pratica. Dovresti andare nella stanza di Hiro. Ah, e lascia che ti dia questo. Incontratevi nella dining hall. Questa era la nota che ci ha scritto Hiro per farci incontrare tutti, giusto? Vedo che ti ricordi bene. Beh, la sua scrittura è molto, diciamo, ricordabile. Mi ha lasciato un'ottima impressione. Comunque, questo lo rende chiaro, giusto? È una trappola. Che cosa? Le cose diventano ancora più interessanti. Di che cosa stai parlando? Ho già ripagato il mio debito. Non devo più darti nessuna spiegazione. Addio. Va bene, Byakuya. Per cui ha detto che dovrei andare nella stanza di Hiro, però... Cosa mi aspetta lì? La stanza di Hiro... Andiamo... dovrebbe essere qua. Tocco. Ok. Stanza di Yasuhiro. La porta è aperta? Beh, immagino che possa entrarci. Byakuya ha detto di andare a dare un'occhiata. Forse non sarà una grande idea, però credo che ascolterò il suo consiglio. È proprio la stanza di un chiaroveggente. Questa è la stanza di Hiro. C'è davvero un sacco di roba strana al suo interno. Ma da dove viene fuori? E più importante, non è ancora tornato. Il che significa che non ho davvero il permesso per cercare nella sua stanza, giusto? Vabbè, guardiamo lo stesso, caro Makoto. Che ce frega, dobbiamo investigare. È uno fra i più sospetti, considerando che non lo vediamo dall'inizio del giorno. Ci sono dei fogli per qualcosa, eh. Queste cose sembrano cartone, plastica e pastella? Plaster e pastella, ragazzi. Non credo, però. Che questo sia Robo Justice? E si trova nella stanza di Hiro. Ok, adesso è troppo. Ma aspetta. Questi... diciamo progetti... hanno qualcosa che mi preoccupa al loro interno. Ok, il progetto di Robo Justice. Abbiamo trovato. Cos'altro possiamo guardare? Il bagno, i libri. E il letto. Non credo che ci sia nient'altro. Ah, plaster e plastilina. Grazie, Ciel. Posso vedere la grafia del foglio? Sì, aspetta. No, era con Y, ho sbagliato. Truth bullets. Questo è il messaggio di Yasuhiro. E questo è il progetto di Robo Justice. Mi sembra leggermente diversa però la scrittura, eh. Perché quella di Yasuhiro è molto più ordinata. Quindi sono due persone diverse, probabile. Ho controllato il bagno. Non c'è nulla qui. Ok.
Com'è possibile che questo bagno sia così sporco? Qualcuno non pulisce il bagno, a quanto pare. Cioè, ho paura di sapere in che condizioni si trovi, sinceramente. Makoto! Ottime notizie, ottime notizie. Che cosa succede? Abbiamo trovato Kyoko. Cosa? Sta bene? Dove si trova? Aspetta, non è finita. Ci sono ancora più grandi notizie. Si è mostrato anche Robo Justice. Robo Justice? È Hiro che sta indossando il costume. Comunque, quando puoi, vieni alla piscina del secondo piano. Pensare che Hiro e Kyoko si siano mostrati allo stesso tempo. Comunque, devo dirigermi alla piscina. Ok. Sì, wow. Mi adeguo, programma Ciao, che Stre. dai il saltatore che trovi. E allora, Buon signori, pomeriggio, benvenuto. buonasera. Come stai? Tutto bene? Ecco qua Kyoko. Kyoko. Cavolo, amico. Certamente questo è il giorno peggiore. Hiro? Il non riscattabile lo posso riscattare anche adesso e me lo fai off live? Sì, Stre. Funziona così anche. E Lu, by the way, io sto bene. Io abbastanza bene, grazie. Meno male, mi fa piacere. Parliamo con Hiro. Hiro? Ah ah ah. Certo, e chi altri dovrei essere? Sì, un'ottima domanda. Cosa? Perché sono vestito in questa maniera? Che qualcuno sia venuto mentre dormivo e mi abbia rimodellato? Che siano stati gli illuminati? Vabbè. Robo Justice ha finalmente fatto la sua apparizione, eh? Immagino che sia stata Kyoko a trovarlo. Apparentemente quell'oggetto ridicolo è Hiro. Io chiederei a Kyoko i dettagli se fossi in te. Sono positiva che l'individuo sospetto... che lui sia l'individuo sospetto che mi abbia attaccato. Proviamo a parlare con Kyoko allora. Ho trovato Hiro. Si trovava nell'armadietto della piscina. Sembrava quasi che stesse dormendo. Per cui gli ho dato un calcio e l'ho svegliato. Non riesco ancora a credere che tu mi abbia dato Ok. Ragazzi, dovrei essere tornato? Mi sentite? Sì, sono morto. Comunque stavo dicendo... Non so dove vi siete fermati, in caso rileggiamo i dialoghi. Va bene, Stre, manda pure su DS. Vabbè, se mi tiravano un calcio per svegliarmi, prendevo un coltello appeso e lo mettevo su per il... Un po' esagerato, Filippo. Dovresti essere tornato, ma sei Kin. Hai ragione. Sono anche Kin, oltre che essere tornato. Sicuro che non sei Robo Justice? No. Dove siamo rimasti? In caso vi rileggo quello che vi siete persi. No, il sonno per me è sacro. Ci sta, hai ragione. Comunque, dice: I still can't believe you kicked me. You could have been a little more gentle about it. Like, I don't know, caress my face or something. That's creepy. Comunque, Kyoko, dove sei stata per tutto questo tempo? Facciamo questo cambio radicale tra italiano e inglese. Sei sparita all'improvviso, senza lasciare alcuna traccia.
chi capisce la reference, faccio un disegno senza fargli spendere i punti. C'era qualcosa che dovevo controllare. Che cosa intendi? Non importa. Io... Come non importa? Non importa. Più importantemente... Dice così, ma... Ne ha davvero idea? Che sappia che forse... Aspetta. Cioè, che sappia forse che le persone sappiano che sta spiando per il mastermind. Che è gioco di parole incredibile e impressionante che ho fatto, ma vabbè. Prima di tutto, Hiro, ho bisogno che tu ci spieghi perché sei vestito in questa maniera. Oh, beh, ecco, non ne ho idea. Un secondo prima stavo dormendo e non ricordo nemmeno cosa sia successo. Poi mi sono svegliato ed ero qua così. Non mi interessa. Fa qualcosa riguardo a quel costume. Mi fa venire dolore solo a guardarti. Kingsfield? Credo di no, però l'avevo già sentito. Non ricordo, ad essere onesto. Però è un video abbastanza vecchio. Dovrei controllare. Se è il gioco che hai detto è giusto, ti hai un disegno gratis. Beh, non so che cosa sia questa cosa. Non riesco a togliermela. Mi potreste dare una mano, per favore? Perché mai non riusciresti a toglierti questa cosa da solo? Perché non sono stato io a farla. C'è una sorta di clasp cos'è? Tipo pulsante. Modo per toglierla da dietro di te. Ah no, è tipo la... Come cazzo si chiama in italiano questa roba? Ho capito, non mi viene il nome. La cosa che si mette anche sulle casse. Quella che alzi. E... Adesso non mi viene il nome. Però sembra abbastanza dura. Non credo che riuscirai a togliertelo di tua spontanea volontà. Comunque ti ricordi sabato quando hai finito la canzone che avevo scelto io mentre giocavi a Minecraft? Avevi messo la canzone sbagliata, lol. Infatti ho letto e ti ho ridato i punti, se hai notato, Stre. Chiamiamola Clink Clank. Ok, come il Pokémon praticamente. Beh, non abbiamo altra scelta. Aiutiamolo. Con l'aiuto di tutti siamo riusciti a tirar fuori Hiro dal costume. In un paio di minuti abbiamo tolto tutti i pezzi. Ah, finalmente libero. Non è strano però quanto il costume, diciamo, sia fatto appositamente per Hiro. Più di esso, nessun altro, diciamo, avrebbe potuto indossare quel costume. Aspetta, cosa? Aspetta un secondo. Non provare a, diciamo, definirti innocente. I progetti erano nella tua stanza. In altre parole, fra tutti noi qui, sei tu quello che ha fatto il costume. Perché questi qua non capiscono che palesemente è stato incastrato? Non so se è il... Però è... Cioè, è abbastanza palese che... diciamo vogliano utilizzare Hiro come red herring di questo trial. In Kingsfield diceva senza lasciare alcuna traccia. Ah ok, allora sì, hai il disegno gratis. È vero, ho visto anch'io i progetti. Già, anch'io. Ma allora è ovvio.
quello che ha messo il costume ed è andato in giro ad attaccare tutti quanti. È stato Hiro. Dovremmo legarlo per caso? Ottima idea. Non voglio che si metta ad uccidere qualcun altro. Volete legarmi? Ehi, aspettate ragazzi, penso che stiate andando un po' in là. Anche Gaggim. Ti stai mettendo in una brutta posizione con questi disegni. Vabbè. Anche Gaggim. Basta che poi mi dici il soggetto. Però prima ti faccio quello là che mi hai riscattato coi punti, Stre. Poi quello là free te lo faccio magari un altro giorno se vuoi. O se non me l'hai riscattato ti faccio prima quello free. Potrà anche essere un sospetto, ma diciamo che ha bisogno di un trattamento giusto. Già, voglio dire... Attaccare? Progetti? Non ho la minima idea di cosa stiate parlando, ragazzi. Non puoi parlare in questa maniera. Ormai è stato deciso. Tu li hai uccisi. Cosa? Ucciso chi? Non ho la minima idea di cosa stai parlando. Deve esserci un fake hero qui da qualche parte. Sei tu l'unico che potesse indossare quel costume. Che poteva indossare. Ho sbagliato, scusate. Ho disimparato l'italiano. Ho usato il congiuntivo quando non serviva. Chi altri avrebbe potuto attaccare con quel costume? Come fai a sapere che ero l'unico? Magari se lo provi tu stessa potrei convincerti. Va bene, dato che ne sei così convinto a fare il cretino, lo farò. Ok, Ina si è iniziata a mettere il costume da Robo Justice. Adesso anche lei rimane bloccata come... Ah no, ok, Aina non ci sta. Ma poi in realtà Ina era già innocente all'inizio perché è sempre stata in gruppo pure lei. Un po' difficile. Se volete potete già iniziare a fare le vostre conclusioni, su chi può sembrare il più sospetto. Io ovviamente il colpevole di questo capitolo so già chi è, però non ve lo dico. Soprattutto per chi non ha giocato Danganronpa. Vi lascerò scoprire il tutto quando saremo al trial. Ok, Ina si è tolta subito il costume perché giustamente se non le sa, che se lo tiene a fare? Beh, ora non hai più scusanti. No, vedi, perché sei una ragazza. Se fosse stato un altro ragazzo, allora... Makoto, provatelo. Ok, guardate Byakuya che scarica varile. Cioè, Hiro, Byakuya e Makoto sono gli unici 3 maschi rimasti. Cosa fa Byakuya? Makoto, provatelo. Vabbè. Devo ricalcare con la penna e finisco. Va bene, Philip. C'è una cosa che non mi convince. Ok. Contro la mia volontà ho preso i pezzi dal pavimento e ho provato a indossarlo. Non va fatto bene. Le braccia sono troppo lunghe. Non mi entrerà mai. Vedi? Te l'ho detto, è impossibile. Hai assolutamente ragione. Sembrerebbe che questo costume sia stato esattamente per essere indossato dal corpo di Hiro. E allora deve esserci un altro costume. Deve essere esattamente identico, ma fare in modo che sia un'altra persona ad entrarci. Sulle spalle Robo Justice ha 2 lettere scritte alla buona, decisamente di diversa fattura rispetto a quella del costume. Ok, interessante. Beh, se insisti con questa linea di difesa, allora ti mostrerò un paio di prove.
Prove? Tu credi che ci sia un altro costume, giusto? Allora dovresti cercarlo tu stesso e mostrarcelo. Ma che diavolo? A chi importa? Hiro è l'unico senza alibi durante l'intero caso. Per cui sappiamo già che è stato lui. Voglio dire, è davvero così? Io non avevo la minima idea di cosa stesse succedendo. Qualcuno potrebbe dirmelo. Povero Hiro. Palesemente non è stato lui, però che cavolo. È veramente in una situazione del cazzo. Sembra persa nei suoi pensieri. Ok, non è nel mood di parlare. Se non ti dispiace potresti dirmi che cosa sta succedendo? In modo che possa comprendere? Pensi che abbia già capito che qualcuno è stato ucciso, giusto? Ehi, Makoto, di chi si tratta? Beh, sono state uccise 2 persone. Taka e Difumi. Cosa? 2 persone? E ti stai spaventando? Sei stato tu a farlo. Non è vero! Aspetta. Un attimo, se sono stati quei 2 ad essere uccisi... Lo so! Io lo so chi è stato! Bene, allora. Diccelo. Taka e Fumi stavano combattendo per alter ego, ricordate? Il che significa che alter ego oppure Chihiro è il colpevole. Capisco. Beh, sfortunatamente no. Sfortunatamente no? Smettila di ingannarci. Ammetti che sei stato tu, ok? Ve lo sto dicendo, state sbagliando. Ah, lo so, quella nota. Nota? La scorsa notte qualcuno mi ha lasciato una strana nota sotto la porta. E diceva... Ho trovato un buco che potremmo utilizzare per scappare. Monokuma non riuscirà a trovarlo, per cui non dirlo a nessun altro per adesso. Incontriamoci nella rec room a luna di notte. Ma l'ultima cosa che ricordo è che quando sono andato nella rec room, per qualche strana ragione mi sono addormentato. Probabilmente il vero killer mi ha drogato o qualcosa del genere. Non c'è alcuna chance. No, aspetta un attimo. E invece potrebbe essere la verità. Nell'ufficio infermieristico ci sono un paio di medicine che potrebbero fare ciò. Davvero? Te l'ho detto, qualcuno sta cercando di incastrarmi. Un passaggio segreto, una chance per scappare. Qualcuno ha scritto tutta quella roba per incastrarmi. Se fosse così, allora sei tu il pesce fesso che ha preso alla lettera tutto quanto e si è lasciato ingannare. Beh, dopo essere rimasto intrappolato qui per così a lungo, anche se so che è una bugia, devo comunque controllare, giusto? Hanno preso il mio desiderio di uscire da qui e l'hanno fatto per ingannarmi. Ancora non me la bevo. E invece sì che dovresti. Bene allora, mostraci quella nota. Con piacere. Dovrei averla qui, nella mia tasca. Sembrerebbe che l'abbia persa. Sì, certo. Ti prego, devi credermi. Non ho fatto male mai ad una mosca. Beh, come ti ho detto poco fa, se vuoi che ti crediamo, hai bisogno di darci un paio di prove. Potresti mostrarci quella nota? Non ho alcun particolare problema con quello che dici, però se vuoi che vogliamo crederti, dacci una ragione. Ma che diavolo! Siete seri? Ok. E adesso continuiamo l'investigazione?
Non c'è tempo da perdere prima che inizi il class trial. Che cosa dobbiamo ancora investigare? Sappiamo già chi l'ha fatto. Io gli credo solo perché ha quei capelli. Gli vogliamo tutti bene. Perché li hai uccisi? Diccelo, Hiro. No, è come vi ho detto. È stato davvero perché Monokuma ci ha offerto i soldi? Già, deve essere così. Devi essere totalmente senza. Ed è per questo perché... Aspetta, sono false accuse. Vi prego, qualcuno mi aiuti. Sì, grato che non ti abbiamo ancora, diciamo, legato. Beh, se hai tempo di urlare e dire cavolate, perché non hai anche tempo per cercare un po' le prove, no? Oh, hai ragione, devo cercare per quella seconda tuta e quella nota. Vi prego, piedi, non cadete adesso. Beh, immagino che sia meglio che torni al mio lavoro di guardia. Stavo per chiedere a Toko... a Genocide Show di fare cambio con me. Ma quando lei e Sakura sono, diciamo, scoppiate a litigare, beh, avevamo una catastrofe nelle nostre mani. A me fa morire il fatto che lei abbia deciso così, che lui è il colpevole, se indovinano male, crepano tutti. Sì, esatto. Aio, lasciate il ragazzo che ha preso la scossa. Ok, anche Aoi se n'è andato. Uno ad uno tutti quanti se ne vanno via. Makoto, hai un secondo? Voglio che tu mi aiuti con l'investigazione. Sembrerebbe che a questa volta ci sia qualcosa che non va. Sì, va bene, non mi dispiace aiutare. Ma puoi promettermi qualcosa? Più tardi, quando hai un po' di tempo, mi spiegheresti perché sei scomparsa? No. Mi ha rifiutato così rapidamente. Comunque, ho bisogno del tuo aiuto. Ti dispiace? D'accordo. Grazie. E ora andiamo? Allora, per prima cosa, Makoto, vorrei che esaminassimo i corpi. Esaminassimo i corpi? Beh, non riesco a credere di star sentendo qualcosa del genere da una ragazza che ha la mia stessa età. Corpi morti non mentono, lo sai. Dicono la verità molto più facilmente dei vivi. Non trovi? Come dovrei rispondere a ciò? Comunque, dobbiamo sbrigarci prima che inizi il class trial. Sì, hai ragione. Ok, mostrami dove sono i corpi. Beh, sono nel ripostiglio. Non fa una piega in realtà. Sì, veramente. Erano al terzo piano, per cui teletrasportiamoci. Equipment room, qua. Eccoci qui. Voilà. I fumi e Taka. Per il momento Kyoko sembrerebbe essere rigida. Ma solo per il momento. Bene, allora. Iniziamo. Prima è andata a indagare il corpo di Taka. Il Monokuma File ha ragione. Sono stati uccisi utilizzando delle armi simili. I suoi movimenti sono così precisi. E lei è così calma. Vedere come diciamo, si trovi a suo agio in questo ambiente, beh, mi rende leggermente più a mio agio. Quindi dobbiamo riindagare i corpi di Taka e i fumi? Ok. Questo l'avevamo già letto. No, ok. Proviamo allora a parlare con Kyoko. Makoto, ho trovato qualcosa. Davvero?
Ti ricordi l'orologio che Taka indossava sempre sulla sua mano sinistra? L'aveva? Sei così cieco verso le persone intorno a te? Odi così tanto le altre persone? No, non è quello. Comunque hai detto che aveva un orologio? じゃあ Dai un'occhiata. È rotto. Puoi vederlo da te che le lancette non si muovono, no? Sembra quasi che si sia rotto quando è stato assaltato. Se l'hai notato, le sue mani sono congelate praticamente alle ore delle 6 passate. Cioè, quindi l'orologio si è rotto poco dopo le 6? そうよ Ma la scorsa notte Taka... Cioè, l'orologio di Taka non era rotto. Eh sì, è vero. Non era rotto. Anche perché era ancora in vita. つまり Quindi, se avesse funzionato alle 10 della scorsa notte, non avrebbe potuto rompersi alle 6 del pomeriggio. Il che significa che deve essere successo alle 6 di questa mattina. E quindi Taka è stato ucciso prima di Fumi? Allora. でも E non è tutto. Guarda la mano sinistra di Taka. Sembrerebbe che stia tenendo qualcosa. Hai ragione, c'è qualcosa di bianco lì. 苗木くん Vuoi provare a prenderlo? Io? だって Beh, il rigor mortis è già arrivato. I ragazzi sono meglio per questi lavori, non trovi? Ok. Ok, vediamo cosa ha in mano Taka. Cos'è? Un pezzo di carta. ね È tutto ciò che ha in mano? Sì, è solo questo. È solo un piccolo pezzo di carta. Non mi sembra un gran indizio, giusto? えそうかしら In realtà non ne sono così sicuro. Kyoko si è girata verso il corpo di Fumi. じゃあ E adesso controlliamo il corpo di Fumi. Forse anche lui ha qualche indizio. Ok. Questa roba non l'avevano trovata. Kyoko ci ha dato una grossa mano. A quanto pare. Per cui hai trovato qualcosa? ええ Sì. Più di quanto mi aspettassi, ad essere onesta. Guarda questo. Carta stracciata? そうよ I Fumi la nascondeva su di sé. Nascosta? ええ Aveva questa roba nascosta nei suoi pantaloni. Per cui immagino che la stesse nascondendo di proposito, non trovi? Nei suoi pantaloni. Aspetta, quindi tu... なんで Sono solo i suoi pantaloni, mica i suoi calzini o qualcosa del genere. Ok. ね Comunque, diamo un'occhiata a questa carta. Per cui, Makoto, aprilo. Ok. Vediamo un po' cosa c'è. Una nota? È la nota di cui parlava Yasuhiro. Ok, quindi non ci stava dicendo una cazzata. Allora. Ho trovato un buco che forse ci permetterà di scappare. Monokuma non lo troverà, per cui non dirlo a nessun altro per adesso. Incontriamoci nella equipment room alle 6 del mattino. それは Suona molto familiare. Però è strano. Alle 6 del mattino. No, quella di Taka diceva all'una, però. Cioè, volevo dire, quella di Yasuhiro diceva all'una, però. Che forse questa sia stata data a Taka o ai Fumi. Però i Fumi era ancora vivo a quell'ora. E così.
È la stessa cosa che ha detto Hiro. Quindi quello che ci sta dicendo è la verità. だけど Però esattamente non è la stessa cosa, no? Sì, esatto. Non è la stessa cosa. Perché a Yasuhiro ha detto a Luna. Quest'altra nota dice le 6. Il tempo è diverso. Hiro ci ha detto che la sua nota ha detto di andarci a Luna. Ma questa nota che hanno scritto a Difumi sembrerebbe di chiedergli per le 6. そうかしら Aspetta, solo perché i fumi alla nota non significa che sia dedicata a lui. Mm? それは Parte di essa sembrerebbe essere stata strappata. Credo che ci sia un qualche sorta di significato qui. C'è una parte che è stata strappata. Potresti spiegarti un pochettino di più? Pensa per bene. ね Ok, perché mai avrebbe dovuto accartocciare questo foglio? Non ne ho idea. じゃあ Beh, cosa sarebbe successo se questo pezzo di carta non era importante? Ma se fosse invece qualcosa di importante, perché mai è diventato della misera carta stracciata? E questo è quello a cui devi rispondere. Beh, secondo me è abbastanza intuitivo che fosse dedicata a Taka quella nota. Ah, già che siamo qui, dovrei dirti un'altra cosa. Le due vittime questa volta hanno sicuramente gli handbook con loro. Per cui gli handbook non hanno nulla a che fare con gli omicidi che stiamo analizzando adesso. Non credo che ci sia alcuna ragione per cui credere che siano connessi all'omicidio in alcun modo. Ok, scusate, stavo un attimo ragionando su come tradurvelo. Per cui hai detto che non dobbiamo pensare agli handbook questa volta, giusto? そうかしら Beh, se avessimo dovuto pensarci, non te l'avrei menzionato. Dopotutto, a sto giro non sono utilizzati per... non sono stati utilizzati per aiutarsi con l'omicidio. Però c'è un punto in realtà dove un handbook potrebbe avere un ruolo specifico. Un ruolo specifico? Non riesco a capire. Ma se Kyoko dice che è importante sarà meglio tenerlo a mente. Ok. Abbiamo finito con l'investigazione, ragazzi, mi sa. È stata veloce anche a sto giro, eh? 楽しいな楽しいな学級裁判が始まるぞ Siamo pronti per il trial. Siete pronti? 生と死のぶつかり合いが生む魂の先行というわけでそんじゃお前らは Chissà chi sarà il colpevole. Assolutamente no. Perfetto. Dobbiamo andare alla porta rossa. Ah. どうやら Beh, che sfortuna. Sembrerebbe che la nostra investigazione sia giunta ad una fine. Beh, immagino che dovrete scoprire il resto voi stessi e arrivare ad una giusta conclusione. Già, hai ragione. 行きましょうか Immagino che sia giunta l'ora di andare. D'accordo. Ok. Andiamo alla porta rossa, ragazzi. È vuotissimo sto... Non c'è nessuno. Metà cast è morto, ragazzi.
Mio Dio. Tutti quanti hanno sentito l'avviso di Monokuma e si sono diretti alla porta rossa. E come siamo arrivati tutti qui? Si è duplicato? Mi ha anticipato, cioè l'ho anticipato Makoto. No, non è moltiplicazione. Si tratta solo di un'illusione. Mi muovo così veloce che sembra quasi che mi sia moltiplicato. Che... Potreste dirvi tra di voi chi è il vero Monokuma? Possiamo andare per favore nell'ascensore? Non abbiamo intenzione di giocare con te. Va bene. Beh, se tutti quanti sono pronti ad andare, per favore, entrate nel treno del dolore. Nell'ascensore. Vi aspetto lì giù. Ok, allora, andiamo. Aspetta un attimo, non sono mentalmente pronto. Non sei mai mentalmente pronto. E questa volta non puoi più scappare, Hiro. Pagherai per i tuoi peccati. Te l'ho già detto, io non ho fatto nulla. Dico seriamente. Questo mi ricorda... Hai mai trovato l'altro costume? Oppure la nota? Beh, no, però... Oh, che sfortuna. Sembrerebbe che abbiamo il nostro colpevole, allora. Non è questo il posto per cui parlarne. Salvatevi le accuse per quando saremo nella corte. Ha ragione. Prima torniamo giù. E poi la storia sì che può realmente iniziare. Già, ottima idea. Ha ragione. Io devo farlo. Lasciate il cespuglio ambulante in pace. Non posso lasciare chiunque abbia ucciso i Fumi e Taka scappare. Per chiunque è ancora in vita e per quei due che hanno perso le loro vite. Colui che ha ucciso i Fumi e Taka. Colui che ha ucciso due dei nostri amici. Il killer è... qualcuno proprio qui. Ok. Siamo rimasti in 8, ragazzi. Non mi piace l'attitudine di Monokuma. Sì, è un po' troppo cazzone Monokuma. Cioè ci percula da inizio gioco praticamente. Forza, sbrighiamoci. Così possiamo lasciare che Hiro paghi per i suoi peccati. Per i suoi crimini in realtà anche. Non so parlare però, scusatemi. Beh, stavi ascoltando? Aspettiamo finché la corte non inizierà. Finché non saremo in corte prima di iniziare le vostre discussioni. Scusate, non so parlare a quanto pare. Celeste. Beh, sembrerebbe che il colpevole sia confermato. Questo trial finirà in tempo zero. Chi lo sa, Celeste. Magari ci stiamo sbagliando, non è Hiro. La storia comincia quando scenderemo giù. Non sono io, dovete credermi. E dai, Mac, facciamolo. Va bene, scendiamo l'ascensore, dai. Abbiamo parlato con tutti. Preso un grande respiro e ho inalato lentamente. Ed ho iniziato a camminare verso l'ascensore. E una volta che tutti quanti sono saliti a bordo, le porte si sono chiuse di loro spontanea volontà. E la scatola metallica ha iniziato a muoversi. Ok. I rumori dell'ascensore ci hanno tenuto compagnia finché non siamo arrivati giù, nelle profondità. Non c'è alcun modo per tornare indietro.
Finché non avremo concluso tutto ciò, non andremo da nessuna parte. Non sono sicuro di quanto sia stato lungo il viaggio in ascensore prima di arrivare alla fermata. Ma poi le porte si sono aperte. Aperte ad un destino crudele. Che bella questa corte. Ha un pattern di colori che mi piace tanto. Vedo che siete arrivati tutti quanti. Beh, e notare quanti pochi di voi siete rimasti. La vostra vita scolastica sta arrivando lentamente al suo climax. È solo colpa tua. Perché? Perché ci stai facendo fare queste cose crudeli l'un l'altro? Cosa? Davvero mi odiate così tanto? Ma sono così carino. Smettila di cazzeggiare e inizia il trial. Non mettermi fretta. Ma, d'accordo, lo inizierò. Non sono mai stato un... Aspettate che il class trial inizi subito dopo la pausa commerciale. Per cui... Iniziamo. Andate ai vostri posti assegnati. Ed è così che la corte è di nuovo aperta. Un giudizio mortale. Un tradimento mortale. Un enigma mortale, una difesa mortale. Un mortale class trial. È tempo di salvare nuovamente, ragazzi. Ok. Mettiamoci prima le skill. Che abbiamo sbloccato quella là di Byakuya in questo capitolo. Efficace durante i non-stop debates e durante l'Endman's Gambit. Ok. Ah. Ci ha dato una skill utile Byakuya. Avete visto che fare diciamo i bonding con tutti aiuta. Vediamo quanti indizi abbiamo a sto giro nei Trat Bullets. Ne abbiamo 17. Ok. Ma come fa il numero 3? Il tappeto sporco di sangue. Il dolly sporco di sangue. La differenza degli occhiali di fumi. Il martello che sta... quello bagnato. Il ripostiglio. L'equipaggiamento... cioè l'equipment room piena di sangue. Il panno degli occhiali che probabilmente è 100-100 di fumi. Almeno sto testa di culo è utile. Quello che ci ha detto Celeste. Il messaggio di Yasuhiro. I progetti di Robo Justice. Il costume di Robo Justice. Quello che ci ha detto Yasuhiro. L'orologio rotto di Taka. Il pezzo che teneva Taka in mano. La nota che aveva accartocciato i fumi. E the handbook. Ok. Dato che abbiamo salvato, direi che possiamo iniziare, ragazzi. Si va col terzo trial. Ok. Sì, tanto ormai le regole del trial le conosciamo. Se non becchiamo il colpevole giusto, siamo tutti morti. Esatto. Con cosa dobbiamo iniziare? Ah, subito, già così, Aoi. Aoi incazzatissima, in sto caso. Pure Celeste accorre in aiuto. Vabbè, pure Genocider Show. Effettivamente però ha ragione, da quale culpito
あのコスプレ衣装の設計図です。 Ok, i あ progetti. の衣装の制作に使われたと思われる。 Sì, ha un sacco di prove che lo inchiodano, povero Yasuhiro. Vediamo se riusciamo a scagionarlo in qualche maniera. すべてあなたの部屋から見つかったものです。 Mhm. これらが動かぬ証拠ですわ。あなたがあの衣装を作り上げ、それを身にまとい、次々と犯行を重ねていったということのね。 Eh già. だから俺は知らん Povero Yasuhiro. Davvero è Hiro il killer? Oppure... Beh, prima di qualsiasi altra cosa dobbiamo rendere chiaro quel punto. Eh già. Cioè, guardate quanti podi hanno le X sopra. Mio Dio. Messaggio di Yasuhiro. この設計図や部品が物語っています。 Non mi serve neanche guardare. Sinceramente si vede lontano un miglio che sono diverse le scritture. Scusa Celeste. 本当に葉隠くんが書いたものなのかな。どういう意味ですか？ Boh. だってさ、これ見てよ。 Eh già. アルターエゴ Sono parecchio diverse le scritture, per cui è molto difficile che sia stato Hiro a fare i progetti. 明らかに筆跡が違うよね。 Mhm. こっちの設計図とさ。 Eh già. 確かに同一人物のものとは思えないわね。 Mhm. 筆跡を使い分けただけでしょ。 Non credo che sia così intelligente, a essere onesto. Comunque plaster e malta, gesso e stucco. Ah ok, grazie mille Ciel. Mhm. Per il punto. Mhm. そもそも一石を使い分けるなんて Ditemi se l'audio di gioco si sente bene, che non vorrei averlo troppo basso rispetto alla mia voce o troppo alto. 葉隠れは犯人じゃないっていうの？ Mhm. 苗木だけじゃない。俺も同じ考えだ。 Ah, pure Byakuya pensa che sia innocente. Wow, non me l'aspettavo. だったらあのジャスティスロボの正体って誰だったの？葉隠れが言ったみたいに No, no, tutto perfetto. Ok, grazie. 衣装でも着てたってこと？例の不審者の正体か。おい苗木、答えてやれ。 Che cosa? E giustamente ce lo passa a noi. Sempre Byakuya è uguale, oh. Vai Naegi, fai tu. 苗木、答えてよ。 Chi c'era ジャ nella... スティスロボの正体って誰なの？ nella suite di Robo Justice? Beh, Hiro, giustamente. Chi vuoi che ci sia? 葉隠くん以外には考えられないよね。 Mhm. Anch'io non riesco a pensare a nessun altro あ attualmente. の衣装は彼にしか着られないわけだし、 Mhm. 結局他の衣装も見つかってないとなると。間違いないな。 Eh あ già. の不審者の正体は葉隠れだろう。言ってることおかしいじゃん。葉隠れは犯人じゃないって言ったばっかだよ。 In effetti è vero. おかしくなどない。葉隠れは不審者の正体ではあるが、犯人ではないというだけだ。 Sì, esatto, ha senso. Hiro era nel costume, però non è il colpevole. Molto semplicemente. そう。今回の事件の犯人はあの不審者とは関係ない。いや、メス根拠はあるのですか？あの不審者が犯人ではないという根拠。 Ah, vediamo se ha una ragione per fare questo もちろん intervento. だがその前に Naegi, fai tu. Ah no, はっきりさ ok, せておか strano. ねばならないことも Mi sarei aspettato questo come それについて intervento. 話しておくとしよう。 Strano, Byakuya. ちょっともったいぶらないでよ。物事には順序というものがあるんだ。それで何なのだ。 Ok. 石丸の No の運搬方法 Ho skippato per sbaglio. Scusatemi. Il metodo di trasporto del corpo di Taka. あいつの Dobbiamo 死体が運搬さ scoprire. れた際
Vabbè, mi sembra molto basico, sinceramente. どうだ苗木、お前に答えられるかな？ Le cose che sono state utilizzate per spostare il corpo di Taka devono essere... Un attimo. No, aspettate un secondo. Non ho capito quello che stava cercando di dire. La stanza o quello che è stato utilizzato? Mi sono perso un pezzo, mercoledì. Perché non vorrei mandargli la roba sbagliata. Perché se la stanza erano presenti nell'equipment room. They must have been dovrebbe essere... Erano nell'equipment room, credo. Non credo che fossero nel ripostiglio. Perché io me le ricordo nell'equipment room. Penso intendano cosa, non dove. Allora direi... Il dolly? Sì, ok. E c'è ancora un'altra cosa. E chi? Ok, è il tappeto. 台車とビニールシートだよね。 Perché quell'attitudine? Vediamo se riusciamo a spiegarci. Ok, ascoltiamo il ragionamento di Makoto. Sì, comunque era il cosa, non il dove. Avevo letto male io. Grazie. 彼の死体はビニールシートにくるまれていたよね。あのビニールシートって物理準備室にあったものと同じものだったんだよ。Eh sì. Erano sempre state lì prima. 犯人は物理準備室から石丸くんの死体を運び出す際、そこにあったビニールシートを使ったんじゃないかな。 Per cui poi ha deciso di spostarle dall'altra stanza. 死体の移動中に血痕を残してしまわないようにね。 Ha fatto in modo di utilizzare ciò per non... diciamo lasciare tracce di sangue. ビニールシートの件はなんとなく分かっていたが、愛車というのは何だ? Kill Dolly invece? それはね、 No, stessa cosa. 最初に物理準備室で石丸くんの死体が発見された時、そこには確かに台車があったのに、死体が消えた後は台車も一緒に Quando è なくなって sparito たんだ。 il corpo è sparito anche il Dolly, giustamente. その後、美術倉庫で石丸くんの死体が再発見された時には、そこには死体と一緒に台車もあったんだ。 Eh già. つまり死体は台車によって運ばれたとおっしゃりたいのですね。 Sì. È molto probabile, non credo ci sia altra spiegazione. それは思い違いではありませんか? Perché? 最初に物理準備室で石丸くんの死体を発見した時、本当にそこに台車があったのでしょうか。そもそもあの台車は美術室の彫像などを載せておくためのものですわよね。それが物理準備室にあったこと自体が不自然ですわ。 Ok. 本当は最初から美術倉庫にあったものを移動したと勝手に勘違いしただけではありませんか? Non credo, Celeste, l'abbiamo visto che erano lì. 気にしないでください、ナイガ君。あなたには誰も期待していませんから。 Cattivissima, oh, non c'era bisogno della frecciatina, povero あ Makoto. なたが勘違いキャラだというのは周知の事実なのです。 Ma guardate, così frecciatine gratuite che sta lanciando Celeste. Wow. Non ho mai sentito qualcuno essere così gentile mentre nel frattempo è così cattivo.
Forse sarà... dovrei farle cambiare un po' idea. Ah. Sì, sì. Celeste è l'assassina e lo dico solo perché è particolarmente stronza sto giro. Ok. Tu dici che è Celeste l'assassina, Felix. Se riesco a spiegargli perché il dolly è stato spostato dall'equipment room al rispostiglio, dovrebbero cambiare idea. Ok. Guardiamo. Parliamo del reloading. Ok. Ci sono dei nuovi ingredienti in questa ricetta. Vediamo. Tempo market. You see your ammo count. Dobbiamo distruggere l'argomento dell'avversario. Ma da ora in poi solamente loccare e premere il pulsante X non sarà abbastanza? Ora mi costerà un proiettile distruggere una singola argomentazione. Una volta che avrai finito i proiettili non potrai più distruggere argomentazioni, per cui sarai bloccato. Però potrai riavviare tutto con il pulsante Y. No, intanto c'è la chat in pausa, non so perché c'è la chat in pausa. Sblocchiamola, per favore. Ok. Per fare Y... ok. Adesso da ora in poi Y avrà la stessa funzione di AX, praticamente. Wow. Ah. In che senso posso ignorare tutto quello che ha detto? 勘違いですわ。賛同できません。おバカさん。痛い人。嘘は通用しません。 Ok. Ah, già un bullet time event. 惨めですわね。 No, 賛同できません。おバカさん。 cacchio. Quanto faccio schifo in sto gioco. No, Celeste, 勘違いですわ。 ti prego, できません。 non scassare. 痛い人。嘘は通用しません。上等ですわ。 Devo rifarlo, palese. 賛同できません。おバカ。 Devo rifarlo palese perché ho fatto schifo. 上等ですわ。惨めですわね。勘違いですわ。賛同できません。おバカさん。痛い人。 No, ti prego, 上等ですわ。 ti prego, no. 惨めですわ。 Vaffanculo miseria. Magari cambierò idea, chissà, può essere. Ah, iniziamo già malissimo. Se devo fare sto minigioco e perdere così. Giuro faccio veramente schifo nel battito qua contro Celeste. Meno male che sto giocando a difficoltà gentle, perché se no ci sarebbe stata pure la Y da premere. No. Ok. 勘違いですわ。賛同できません。おバカさん。痛い人。嘘は通用しません。 Voilà. 上等ですわ。惨めですわね。 Tempo up. 賛同できません。おバカさん。上等ですわ。勘違いですわ。 Non provare a negarmi le argomentazioni, maledetta. 痛い人。嘘は通用しません。上等ですわ。惨めですわね。 Ok, ce l'ho fatta. Questa parte è proprio caccas. これ Veramente. で証明するよ
あの台車が移動している根拠ならちゃんとあるんだ。僕が美術倉庫で台車を見つけた時、そのタイヤには血痕が付着してたんだけど。Eh sì, la prova è praticamente che c'è la striscia di sangue sotto la ruota. それと同じタイヤの跡が物理準備室の血 E だまりに tutta も la 残ってたんだ。 striscia che c'è sul pavimento pure. きっと Più prova di questa non so cos'altro dirti, Celeste, 誤った台車のタ sinceramente. イヤに血をつけてしまって。 Se non la noti. それをそのまま美術倉庫まで No, in realtà non è che è proprio cacca, sono io che non so farla, è diverso. これが根拠だよ。石丸くんの死体運搬 L'unico che ho fatto al primo tentativo è stata quella di Leon, non so come ci sono riuscito. Cavolo, Celeste davvero mi odia così tanto? まあいいだろうんう。所詮補足の話だ。そろそろ本題に戻るとするか。Ok, torniamo al soggetto そ principale. うだ、ジャスティスロボが犯人じゃないって話だよ。犯人がジャスティスロボじゃないなら、じゃあどんなロボなの？ Boh? 朝比奈よ。僕は関係ないと思うぞ。 Giustamente. では話してやろう。例の不審者が事件の犯人ではないという根拠をな。 Ok. Byakuya non può essere il killer. それは石丸の死体運搬の流れを振り返ってみれば Effettivamente è すぐに見えてくる vero. はずだ。 Sì. Se guardi come è stato spostato il corpo, sarà chiaro perché la persona con, diciamo, i completi non possono averlo fatto. E cosa significa? Aspetta. Vediamo che indizi ci danno, perché attualmente non mi viene in mente nulla. Robo Justice Costume. 犯人は物理準備室で Leggiamo 石丸 bene. を殺し Ok. その死体を運んだのだったな。 Sì. Il costume. ビニールシートで包んで、 Ah, sì. それを台車に乗せて運んだんでしょ？ Mhm. あの台車は取っ手がなかったはずだ。 Sì, esatto. でも取っ手なんかなくたって腰をかがめた体勢になれば Secondo me questa è quella sbagliata. それは違うよ。 Ci ho preso. 確かに腰をかがめて姿勢を低くすれば取っ手のない台車でも押せたかもしれない。 Mhm. でもあんな衣装を着たままでそんな体勢になれたのかな。 Non credo. どういう意味？ Sì, esatto, non ti puoi piegare. 思い出してみてよ。 Mhm. あの衣装をみんなで確認した時のこと。 Anche perché è abbastanza... Cioè, è fatta apposta per un determinato tipo di persona. Byakuya non se lo poteva provare, giustamente perché ha il completo. あの衣装を着てると Sì, 足元 esatto. が見えない上に腰を全く曲げられない。そうだったよね。そういえばそうだった。腰を曲げられないとなると Ok. 手のない台車を押すのが難しそうだな。でしたら足で蹴って台車を転がせば。 Mm. 足元が全く見えないんだよ。そんな状態で台車を Scusate se non sto parlando tanto, ma sto cercando di seguire un attimo il ragionamento. 足元見えないんじゃ無理だろ。 Perché questo caso in realtà non me lo ricordo tanto. Celeste dice troppe cacate. それにあの動きづらい衣装を着たままでは、死体をビニールシートで包むといった細かい作業ができたのかも疑問だな。 Poi mi ha fatto subito, manco a inizio trial, un tempo dibattito. 死体を運ぶ時だけその衣装を脱げばいいって話じゃないの？ Maledetta lei. Doveva proprio rompere il cazzo. Perché una volta che ce l'hai non si può togliere. No, è vero. Ma come? Ma... Ah no, è perché non lo puoi togliere da se stesso.
Scusate, non avevo letto l'opzione sotto. E sono andato a... Una volta che ce l'hai non lo puoi togliere perché ho detto cazzo, Hiro aveva il coso lì dietro che era difficile da togliersi, come se lo toglie da solo il coso. Una volta che ce l'hai non te lo puoi togliere. Ho detto un po' così senza manco leggere le altre opzioni e ho fatto male, ho preso un cuore di danno, ma vabbè. Prossima volta devo leggere. Sì, esatto. Quindi Hiro e Byakuya sono innocenti. Quello lo sappiamo di sicuro. そうかあの衣装は自力では着脱できなかったのだな。 Sì, non puoi mettertela e toglierla senza aiuto. 本当に自力で脱げなかったの？葉隠れの嘘じゃなくて？ Sì, esatto. Quindi qualcuno l'ha messa a Hiro. Ciao Kin, purtroppo non posso partecipare perché sto in chiamata con Poison e Oshi. Vuoi che te li saluto? Va bene. Ciao Sbigia, come stai, by the way? Grazie mille, bevo subito. Stiamo facendo il terzo caso di Danganronpa. Siamo nel terzo trial. Io bene, grazie. Poco fa ho fatto un errore incredibile senza aver letto, ma vabbè. 嘘なんかじゃねえって。自力で脱げるんだったらこんな格好のままみんなの前に現れたりしないよ。 Ok. 自分から疑ってくれって言ってるようなもんだし。 Praticamente adesso siamo con metà cast in meno al capitolo 3. そうだべ。じゃあ本当なの？ジャスティスロボが台車を動かせなかったのって。 Sì, è possibile che Robo Justice non possa aver mosso il dolly, a essere onesto. 台車で死体を運んだ犯人はジャスティスロボを着ていた葉隠れではないのだな。いえ、ちょっと待ってください。お忘れですか？ Uh, 私が撮影した画像のこと。 siete dimenticati della foto che ho fatto? 皆さんもご覧になったでしょう？ Ce la ricordiamo la foto, Celeste. あの不審者が犯人ではないのなら、あれは一体何だったのです？ Boh, それに、 effettivamente... 殺された山田君だって証言していたではないですか。 Ok. Come ti sei ferito? Quel tizio mi ha colpito. Quale tizio? Robo Justice. この事実がある限り、結論は揺るがないはずです。 Ok. 犯人は例の不審者。つまり、葉隠れ君で間違いありませんわ。そうだよね。やっぱそう Oh だよ mio ね。 Dio. 待って。 Povero Yasuhiro, però dai. 結論を出すのはまだ早いわ。 Diglielo, Kyoko. それに Mhm. 決めるのは Anche いつ perché でもできる。 abbiamo appurato che alcuni fatti lo scagionano mentre altri lo inchiodano. その前に他の可能性を話し合ってみるくらいはしておいた方がいいんじゃない？ Sì, esattamente come abbiamo fatto in tutti gli altri due casi. 一つの視点にとらわれるより様々な視点から見た方が真実に近づける場合もあるはずよ。 Meno male che ce n'è una con la testa sulle spalle. だが具体的にはどうすればいい？一連の事件を最初から振り返ってみましょう。うわ、めんどくせ Vabbè, Genocide Show. だが我らの命がかかっているのだ。それに事件が起きた時にいなかったキリギリちゃんへの説明も兼ねるんだしさ。では Ok. もう一度 Diamo 最初から un'occhiata a 事件を tutto 振り quello 返 che る è successo. まずは Iniziamo con questa 今朝のことから始める mattina. ぞ。今朝食堂に集まったのは Mhm. 我と苗木と朝日奈とキリギリの4人だけだった。 Eh già, eravamo... C'erano Makoto, Ina, Kyoko e Sakura いくらまで in, 他の者が来ない nella sala da pranzo, la mattina, 我らは che stavano aspettando その連 tutti, 中 ma の non 捜 c'era 索を開始すること nessuno, にしたんだ。 mannaggia. それが8時頃のことだったな。 Mhm. そこで手分けした直後からキリギリちゃんがいなくなっちゃったんだよね。
Comunque posso dire che per adesso è veramente la mia preferita. A livello di design, la corte del capitolo 3. Molto molto bella. A livello di colori. 私は不審者に襲われてから1時間ほど気を失っていたようです。 Chissà le prossime come sono. Non me le ricordo, sfortunatamente. つまり私が襲われたのは皆さんに発見される1時間ほど前。7時過ぎですわ。 Già. その際セレスが撮った画像によりその不審者が妙なコスプ Per adesso il time è stato... Celeste viene attaccata alle 7. Taka presumibilmente è stato attaccato alle 6 a sto punto. Yasuhiro è stato drogato e messo dentro l'armatura all'1 circa. E Ifumi è morto dopo tutti questi eventi però. Tipo dopo le... sarà morto alle 8/9. 8 e mezza 9 sarà morto. Non ho controllato il Monokuma File. Che orario diceva. ジャスティスロボだったな。しかもそのジャスティス Però è molto probabile che Taka sia morto la mattina quando gli hanno detto di andare nella stanza, a mio avviso. 不審者の捜索を始めた我らは川や戸上と合流しその後2階の図書室で傷を負った山田を Per chi si fosse perso il caso di ieri, comunque ve li lascio rileggere i punti. 我らは Cioè di lunedì, non di ieri, scusatemi. 保健室に連れて行き再び不審者の捜索を再開したんだそして保健室から出た直後 Eh sì, c'è Celeste che vede un'ombra. Poi noi saliamo su. Non ti scuseremo. Va bene. Lo dico per abitudine, lo so che dovrei smetterla, però すぐに大声を mi viene 皆 automatico. さんに知らせましたわ。 Ok. Poi l'abbiamo rivisto. Cioè abbiamo risentito sempre Celeste dire la stessa cosa. Poi ha urlato. È stato Ifumi che ha urlato. Qua, sì, ok. Mi ricordo. Poi si sono divisi a gruppi e hanno trovato Ifumi morto in infermeria e Taka morto nel ripostiglio. No, non nel ripostiglio, nel... come si dice, nello stanzino dietro al... coso di chimica. Cioè al coso di al laboratorio di fisica. Per fare un breve recap. Ok. E c'è Rifumi morto. Giustamente. E poi è suonato l'avviso della scoperta del corpo. Per cui... è molto strano. だがその時 我らは3階の物理準備室で石丸の死体を発見したところだった Eh già. 山田と石丸の死体が発見されたのはほぼ同時だったはず I colpi, sì, i colpi. I corpi sono stati trovati in contemporanea, per cui è molto strana come situazione. 彼も石丸の死体を発見した直後 Devono fare un po' una cosa. そこで僕は大神さんと戸上くんに山田くんが殺されていたことを伝えたんだ。 Sì, poi abbiamo comunicato di Fumi そして僕たち3人は一緒に保健室に向かうことになったんだよ。 e siamo andati in infermeria. だけど物理室を出た直後
Ma これ poi でやってきたセレスさんから僕らは驚くべき話を聞くことになったんだ。 Celeste ha detto che il corpo di Fumi era scomparso. 急いで戻った保健室にはもう山田君の死体はなかった。 Eh già. 直後気絶した深川を置き去りにしたことを思い出し我らは再び物理 Poi sono tornati nuovamente indietro per controllare come stesse Toko. Ed è sparito il corpo di Taka. 石丸の死体も消えてしまったのだ我らはすぐに消えた二人の死体の捜索に取り掛かった Molto molto strana come しばら situazione. くすると Il killer si è divertito tanto. Praticamente. セレスから死体を見つけたと聞いた俺たちは Mhm. 美術倉庫へと向かったんだ。 E poi i corpi sono stati trovati nel ripostiglio. ここで Dove ce l'ha detto sempre 消えていた二つの Celeste. 死体を再発見したんだ。 Mhm. これが一連の事件の流れだよ。 E questo è tutto il caso. Sì, sempre Celeste comunque. なるほど Mhm. かなり複雑な事件みたいね。これらを一連の連続した事件として考えても拉致が開かなそうだわ。だったらどうするの？ Boh. 連続した事件としてじゃなくてそれぞれを別々の事件として考えてみるのよ。 Invece che analizzarla come serie di eventi, dovremmo analizzarla come una situazione separata. Potrebbe funzionare, そしてそこからこの事件の矛盾点を見つけ出すのよ。 per trovare delle contraddizioni. 早速始めましょう。まずは石丸くんの事件からよ。 Ok. Contraddizioni nascoste in quello che è successo a Taka. Per scoprire la verità di questo caso, devo trovarle, non importa come. Ok. Monokuma File numero 3. そもそも石丸くんが殺されたのは山田くんより先だったのかしら。 Secondo me sì, è morto prima di それと Fumi. も後だったのかしら。 È morto prima. 二人の殺された順番なんて決まってるよ。石丸の方が後だよ。 No. なぜそう思うのだジャスティスハンマーの順番だよ。 確か山田が3号の Ok, vediamo cosa dicono tutto prima. 石丸が4号のハンマーで殺されたんだったな。 Mhm. ほら明らかに石丸の方が後じゃん。 Col Monokuma File numero 3 vedo... Come si guardava cosa dicevano i fa... Aspettate. 石丸くんが殺されたのは Controlli. Voglio controllare una roba. No, select trough bullets. Silenziatore. Fast forward. Ah, open the book menu. Ok, qua. Vediamo cosa dice. Le vittime sono i Fumi e Kiyotaka. La causa della morte, un colpo alla testa. Si suppone che siano state utilizzate armi simili. Non si può scendere più di così? Ah, ok, non abbiamo tante informazioni a sto giro, quindi. Quindi forse devo usare il premuto. それとも後だったのかしら。 Perché secondo me non ha senso. 二人の殺された順番なんて決まってるよ。石丸の方が後 What order? なぜそう思うのだ Vediamo. ジャスティスハンマーの順番だよ。 No. 確か山田が3号のハンマーで殺され、 What order? 石丸が4号のハンマーで殺されたんだったな。 Forse devo prendere il martello. ほら Mi sa. 明らかに石丸の方が後じゃん。 I Justice Summer sono numerati, però sono stati davvero utilizzati in quell'ordine. Boh. そもそも石丸くんが殺された山田くんより先、それとも後だ。二人の殺された順番なんて決まってるよ。石丸の方が後だよ。 Voglio prendere quello che dice adesso. ジャスティスハンマーの順番だよ。 Ok, the 山田 numbering. が3号のハンマー Vediamo se ho ragione. 石丸が4号のハンマー。 Proviamo così. Non ci sono molti punti in cui... C'è molte cose che si possono fare, a dire la verità. Non laggare, please.
山田君より先だったの Ho la sensazione che sia questa la そ risposta れとも後 giusta. だったのかしら二人の殺された順番 Yes. それは違うよ Vai così. いや Che ジャス predict. ティスハンマーの順番が殺された順番とは限らないはずだ Voilà. というよりそれ自体が犯人の偽装工作だと考えられるんじゃないかな Mhm. Non è detto. あのジャスティスハンマーの番号が犯人の偽装工作ということは Eh già. 実際に殺された順番は石丸が先で山田が後だったということか Secondo me sì. だったらその根拠を示してもらおうか Ok, te la dimostro. Una prova che evidenzia che Taka sia stato ucciso prima di Fumi. Deve esserci qualche cosa legata al tempo in cui è morto. C'è. L'orologio. Che è l'orologio. Ok. No. Ragazzi, mi sentite? Mi sentite, ragazzi? Siamo crashati di nuovo. Ok. Scusatemi. そうか分かったぞ Però ho trovato la parola. Non mi ricordavo com'era quella iniziale. 殺された石丸君の腕時計だよ Sapevo che era l'orologio. Crascettino tattico nucleare, assolutamente sì. Sapevo che era l'orologio, ma non mi ricordavo la prima parte di come si scrivesse. Cioè, qual era il termine prima di watch. Era wristwatch. Solo che pensavo che fosse come le scorse parole che potevo scrivere, che potevo lanciare le lettere e completava la parola a random, no? Invece no, a quanto pare a sto giro le dovevo fare in ordine le lettere. Infatti mi sono preso un paio di cuori di danno. Incredibile, nice. ほら針が Vi siete persi solo quello, considerate. Mhm. おそらく Oggi sta facendo cagare la connessione, nice. だって昨日の晩見た時に Per quanto ancora ci farei attendere. Eh già. しかも昨日の夜の時点で壊れてい E ない c'è un'altra prova che collega il fatto che Taka sia morto alle 6 di stamattina, 間違いないわ a mio avviso. 石丸君はその時刻に殺されたんだよだがsì 朝の6時過ぎとなる。それに最初にストレスさんが襲われた朝の7時過ぎよりもね Eh già. 石丸君の殺害はどの事件よりも早く起きていた E の poi ha senso che si sarebbe presentato prima di Fumi. Anche perché lui è... essendo l'Ultimate Moral Compass, è quello che arriva sempre per primo perché deve essere puntuale tutte le volte. Avete presente, giusto? それを僕たち Per が cui 勘違いしてた è parecchio strano, effettivamente, che sia morto dopo i Fumi. Non ha senso. あのジャスティスハンマーのせいで事件が起きた順番 Anche perché avremmo dovuto を混同していたんだよ incontrarlo molto prima. Lo spirulino, sì, esatto. 犯人がわざわざ凶器に番号を振ったのも凶器を徐々に大きくしていったのも事件がハンマーの番号通りに行われていると誤認させるためだったというわけか Ha provato ad し ingannarci. かも石丸君の殺害時刻が朝6時過ぎだとすると彼の殺害 Ciao 全員の Galant. アリバイが適用されなくなるわ Buon pomeriggio, benvenuto, come stai? Cioè, in realtà, buonasera, in realtà quasi, perché sono le 7 passate. Stiamo facendo il terzo caso di Danganronpa. Sì, esatto, praticamente se Taka è stato ucciso intorno alle 6, tutti gli alibi vanno a farsi benedire. だって彼の事件が起きたのは私たちが食堂で合流するより前のことに Assolutamente. なるんだから確かに石丸の殺人に関してはそうかもしれんが、 Mhm. だが山田が殺された時は
Ah, è vero anche questo. Per quanto riguarda Taka è giusto, ma per i fumi un paio di persone ce li hanno gli alibi. そっか確か山田が殺された時って Con Vero sembrava che andasse peggio che mai sti recenti giorni, poi c'è stata una piccola apertura da parte sua dove mi ha spiegato il perché e si è ripristinata una piccola speranza. Dai, nice, mi fa piacere. Spero che non sia nulla di troppo grave per, diciamo, la tua amica. In caso. Cerca comunque di stare un po' vicino allora, se riesci. Però mi fa piacere che ti sia tornata una piccola speranza allora, Galant. Mhm. 保健室から山田の悲鳴が聞こえた時 Ok, 葉隠れとキリギリちゃん以外は全員一緒にいたんだよね va bene. Eccoci その qua. 後みんなで保健室に駆けつけたところで山田の Qua 死 me 体を l'abbiamo 発見したん sentito だよ urlare, sono scesi tutti. 本当だアリバイがある Eh già. わかった悲鳴をラジカセに取っておいてそれを時間差で流したんだべ E dove cazzo avrebbero preso il registratore Yasuhiro? Spiegami. ラジカセなんてどうなの Grazie, Oi, per ogni tanto sai fare qualche intervento giusto. In realtà è proprio quello il punto. Non posso starle vicino perché ha bisogno di chiudersi. Per come funziona il suo autismo quando è sotto stress per via di robe che succedono nell'environment. Però mi ha spiegato che non è colpa mia, che non mi devo preoccupare, che ce l'abbia con me. Ah, ok, ho capito. Va bene, allora. Speriamo che si senta meglio, Dan. Poi in caso se ci sono ulteriori aggiornamenti, dici pure, Galant. 知らん適当なこと言わないでよともかく山田の悲鳴が聞こえた時は我らには明確なアリバイがあった Ok. つまりあの場にいた我らには山田の殺人は Sì, esatto. 不可能だったということになる Chiunque era in gruppo non avrebbe potuto ucciderlo. 不可能なのは山田君の殺害に限ったことではありません。 Esatto. その後の死体消失の件もそうですわ。保健室から山田君の死体が消えた時、 Il corpo è sparito 私と朝 poi. 比奈さんは一緒にトイレにいましたし、他の皆さんは物理準備室にいらしたのですよね。 Mhm. それに物理準備室から石丸くんの死体が消えた Tu hai mai giocato barra conosci Dangan, Galant? Ah no, giusto, eri già entrato forse in una qualche live di Dangan. Niente, scusami. Mi sono ricordato adesso, nulla, ho fatto un fade. あの時私たちは山田くんの死体消失の件で全員保健室に集まっていたのです。私だけはずーっと物理準備室でまた自由だったけどねじゃあジェノサイダーなら石丸っちの死体を運び出せたんじゃねえか Vabbè, Yasuhiro. 石丸の死体運搬が可能でも保健室にあった山田の死体運搬は不可能だ Sì, esatto. 山田の死体がなくなった時もそいつは È parecchio strano. 物理準備室で倒れていたはずだからな Bisogna ancora stabilire come sia scomparso il corpo di Fumi, perché non lo sappiamo effettivamente. Non credo ci sia qualcuno senza alibi che possa spostarlo, onestamente parlando. どっちもやってませんけどねつまり山田くんの殺害もその後の2人の死体消失も Sì, esatto. 私たちには不可能だったのです。 Celeste ha ragione, non si può spiegare la cosa. 逆にそれらが可能だったのは姿を消していた葉隠くんかキリギリさんだけですわ。キリギリさんどうする Dici un po', Kyoko. このまま誰がやったかを話し合っていても話は堂々巡りするだけのようね Effettivamente è vero. だったら誰がじゃなくてどうやってで考えてみましょうか Giustamente cambiamo domanda. Se non possiamo spiegarci chi, passiamo al come. 特に Mhm. 山田くんの死体運搬について E quella è effettivamente la spiegazione più importante. Perché se riusciamo a spiegarci il come, forse anche il chi ci sarà più chiaro. Effettivamente. そうなんだよ Mhm. ねいくら調べても、 彼の死体を運んだ方法だけはわからなかったんだ。
Perché va un po' a cazzum se puntiamo il dito contro così, senza sapere come è stato effettuato lo spostamento. しかもセレスさんの証言によると Ok. Non saremmo state via per più di 1 minuto o 2. In effetti avrebbe dovuto spostare il corpo in 1 minuto o 2 il colpevole. Celeste e Aoi non possono essere state. 彼の死体は Nemmeno Byakuya, Sakura e こ Toko. の1分程度の間に消えたらしいけど Per cui chi cavolo è stato? でもそんな短い時間であの巨体を1階の保健室から3階の美術倉庫に運ぶなんてどう考えても不可能だね。 Mhm. その不可能を可能にする方法があると言ったら Davvero? どんな方法 Vediamo un po'. Cosa vuole dire Kyoko? 死体自身に移動してもらえばいいのよ Se il corpo morto si muove da solo? È un azzardo questo. È un azzardo questo. オカルト話がしたいわけじゃないだろう。そこの女が言っているのは Eh sì. 死んだと思われていた山田が実は生きていた可能性があるということだ。 Avrebbe senso, così si spiegherebbe anche come abbia fatto a spostarsi il suo corpo in meno di 1/2 minuti. Mm. 山田は保健室から運ばれたわけではなく Eh già, 自らの足で動い te l'ho たという detto io. Eh sì, è vero, l'avevi anche preannunciato tu. じゃあ私たちが保健室で見つけた山田の死体って何だったの Mhm. 死んだふりということ Si stava fingendo morto. そんなことありえませんわ Come no? L'idea che Ifumi fosse ancora vivo è realmente possibile. Vediamo, Makoto. Broken Wristwatch. Madò, ragazzi, me la sto rischiando. Qua rischio il game over. Devo fare attenzione. 生きていた可能性があるということか。いいえそんなはずありません Mhm. あの時の山田君は間違いなく死んでいましたわ Ok. どうして断言できる Come fai a saperlo, è vero? あなたも死体発見アナウンスを聞いたでしょうあれは山田君の死体を発見したからこそ Non era questo, ma vabbè. Diciamo che ho fatto questo intervento per refullarmi la vita. L'ho fatto proprio apposta, ragazzi, incredibile. L'ho fatto proprio apposta, incredibile. L'ho fatto per refullarmi la vita. Ok. Lo so che era sbagliato, probabilmente devo utilizzare un'affermazione di qualcun altro, perché il Broken Wristwatch non so quanto possa salvarmi. Mamma mia, mi sento bene. Ok. Rileggiamo un attimo l'affermazione di Celeste. Ok, Sakura dice: non volevo colpire quella scritta, mannaggia. Leggiamo prima tutto quello che dicono e poi rispondiamo. Ok. あれは山田君の死体を発見したからこそ流されたアナウンスのはずですわよ。本当にそうかしら。 Ne sei davvero sicuro? 別の誰かの死体 No, perché l'ho fatto? Perché l'ho fatto? Sono un imbecille. Ho perso un cuore a caso. Perché il mio cervello ha pensato che fosse giusto rispondere? Perché mi sono confuso con il 2. Che c'è la gri con le persone, mio dio. Era ancora vivo.
そんなはずありません。あの時の山田君は間違いなく死んで Cioè ました so cosa devo fare ma non so come devo farlo. あなたの死体発見アナウンスを聞い C'è たでし stato ょ l'annuncio ma poi Fumi si è svegliato. あれは山田君の死体を発見したからこそ Ok, aspetta. 流されたアナウンスのはずですわよ。本当にそうかしら。 Mhm. 別の誰かの死体 Non ho capito, non ho letto quello che dice Sakura però, in realtà. Aspetta. 最初に保健室で見つけた時の山田 Cosa dice? 生きていた可 Era 能性 ancora があ viva. るという C'è ancora vivo. いい Sì. えそんなはずありません。あの時の山田君は間違いなく死んでいましたわ。どうして断言できるの？ Magari è più facile di quello che あなたの死体 credo. 発見アナウンスを聞いたでしょう。 Aspettatemi, eh. あれは山田君の死体を発見したからこ Dead そ body had been found. 流されたアナウンスのはずですわよ。 Aspetta. Forse devo prendere quello che dice 本当 Kyoko にそうかし e ら。 spararlo in faccia a Celeste, credo. 別の誰かの死体に対するアナウンスだったの。 Sì. È la cosa più sensata. A mio 最初に avviso. 保健室で見つけたと生きていたかいいえ、あの時の山田君はどうして断言できあなたの死体発見アナウンスを Ok. 聞いた。あれは山田君。 Sì. C'è stato... No, l'avevo già letto questo. Ok. あの時の死体発見アナウンスって山田君の死体を Sì. 発見したせいで流れ E anche secondo me è suonato per Taka e non per i fumi. Avrebbe molto senso. 当然ですわ。だって山田君の死体を Anche 発見 perché した se 直後 poi vi に ricordate, あのアナウンスを聞いたのですよ。 quando siamo andati nel ripostiglio, è suonato una seconda volta l'annuncio della scoperta del cadavere, でもそれは石丸君の死体を発見 Ed era parecchio strano come cosa. Mhm. その通りだ。俺たちは石丸の死体を発見した直後にあのアナウンスを聞いている。 Mhm. つまり僕たちは勘違いしてたんじゃないかな。 Quindi si sono sbagliati. 石丸君の死体発見アナウンスを山田君の死体発見アナウンスだとさ。 Non sappiamo se è stato per i fumi o Taka l'annuncio, ma è molto probabile che sia stato per Taka. そもそも死体が2つ見つかったのであればアナウンスも2回流れるはず。 Sì, esatto, ha ragione Byakuya. モノクマが横着して Qua ci deve rispondere Monokuma. その点に関してはどうなんだ？とってもセンシティブな問題だから。 Vediamo cosa ci dice. In base alla sua risposta possiamo agire di conseguenza. そもそも死体発見アナウンスってのはね、 Mm. 3人以上の人間がその死体を最初に発見した時だけ流れるのです。 Ok, ma questo lo sappiamo già. 答えになってないべ。 Sì, 俺らは esatto. 横着したかどうか聞いてるっての。いや、今ので十分だ。 È stato abbastanza? In che senso? 死体を最初に発見した時だけ流れる。という Per la prima volta. Ho capito. 同じ死体を何度発見しようとも死体発見アナウンスは流れないということだな。 Che grande Byakuya. だとするとあの時の死体発見アナウンスはどうして流れたんだろうな。 Vuol dire che uno dei due in quel momento era morto. E cioè è morto dopo. È molto probabile che i fumi sia morto dopo allora. 僕たちは今回の一連の事件で2回の死体発見アナウンスを聞いているはずだよ。 Mhm. The second body discovery announcement. Il primo è stato quando siamo andati nel nurse office e nell'equipment room. E quando sono stati riscoperti entrambi i corpi. Il secondo. 2回目の死体発見アナウンスを聞いたのは美術倉庫で2人の死体を再発見した時だよ。 Se vi ricordate bene. Ding dong dong ding. A body has been discovered. あの時はアナウンスにまで気が回らなかったけど Sì, esatto. モノクマの言葉と矛盾してるよね。 Quello che dice Monokuma lo contraddice come cosa. 死体
体を最初に発見した時だけ流れるのなら死体を再発見した時に流れるはずがない。 Perché se l'annuncio... Il primo annuncio era per Taka, quindi. E il secondo poi è stato per i fumi, allora. じゃあやっぱり Perché se l'annuncio suona solo una volta a persona, quando viene scoperto il corpo per la prima volta, conferma che anche lui è 僕ら morto. が2人の死体を再発見した時 Definitivamente. どちらか片方の死体は Quindi Fumi era vivo quando l'hanno trovato la prima volta. A sto punto sì. 実は初めて発見された状態だったんだよ。つまり最初に保健室で発見された時の山田はまだ死んではおらず、 Già. 我らが本当の意味であいつの死体を発見したのは美術倉庫の時だったということか。 Quindi non si è preso una mazzata, ma se n'è presa un'altra. A quanto pare. だけどそれだけじゃないんだ。Mm. 保健室の山田君が生きていたと考えられる Un'altra cosa. 他にも存在するんだよ。その根拠私にはわかるよ。 Che cosa? Show. あいつは死んだふりが上手だったからそれで決まり。 Va bene. その程度のことは根拠とは呼びません。やはり彼が生きていた根拠なんて存在するとは思えませんわ。だったらもう一度山田君の死体の状況について振り返ってみましょう。 Ok. そうすればはっきりするはずよ。 Effettivamente sì. 彼が生きて Così dovremmo chiarire se fosse ancora in vita o meno. 無駄だと思いますが。 La prova che mostra che i fumi erano ancora in vita. Devo trovarla e mostrarla a tutti. Secondo me il panno degli occhiali. Gettato... Sì. Gli occhiali. Secondo me si è pulito gli occhiali e se n'è andato. Avrebbe senso. でも私とセレスちゃんがトイレに行ってる間に死体は消えちゃったんだよ。 E questo è vero. そして Leggiamo tutto e poi rispondiamo di conseguenza. 美術倉庫だったな。 Mhm. 移動前の彼の死体と移動後の彼の死体、体勢が変わった以外に特に違いはありませんでしたわ。 Sì, Ok, ho capito. Ho capito. Una sottile differenza. バカバカしいですわ。 Devo sparare qua. Prima erano sporchi e poi quando ho ritrovato erano puliti, quindi sì, esatto. Sì, c'è una sottile differenza. 最初に山田の死体を見つけたのは保健室だったよね。でも私とセレスちゃん死体は消えちゃった。そして次に美術倉庫、移動前の彼の死体と体勢が変わった以外に特に違いはありませんでしたわ。 Voilà. それは違うよ。 Celeste è sospetta. Eh sì. 保健室の山田君と美術倉庫の山田君、そこには明らかな違いがあったはずだよ。山田君の I suoi 眼 occhiali. 鏡だよ。そしてそれが根拠になるはずなんだ。詳しい話を聞かせてもらいましょうか。 Vabbè. 最初に保健室で山田君の死体を見つけた時、彼の眼鏡は血で汚れてたんだけど、 Mhm. 美術倉庫で死体を再発見した時、 Quando li abbiamo ritrovati dopo erano puliti. 山田君の眼鏡は綺麗になってたんだよ。 Già. しかも眼鏡の血を拭いたと思 Il panno per gli occhiali l'abbiamo trovato dentro l'infermeria. Dov'è? No, 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 no. Eccolo. これだ。保健室のゴミ箱から見つかったのはキャラクターの Questo sicuramente di fumi. Poco ma sicuro. ここに付着した血痕を見てもらえばわかるでしょ。山田君の眼鏡の違い。 Senza troppi giri di parole è di fumi questo panno per gli occhiali. しかもこのメガネ拭きのキャラクターってあのデジカメと同じだよね。山田君が持ち込んだデジカメとさ。 Eh già. 下道天使もちもちプリンセスのプリンセスブーコだったよね。 Incredibile che tu te lo ricorda a memoria poi. こんなメガネ拭きを持ってたのって山田君以外にはいないと思うんだけど。 Mhm.
この中でメガネをかけているのは Ifumi e Toko. Ah no, è anche Byakuya. È vero, c'è anche Byakuya. Però Byakuya dubito fortemente che sia un Weibo. 私のメガネ拭きはティッシュで十分よだとすると間違いないよこのメガネ拭きは山田君のものだったんだ Ma non serviva nemmeno porsi il dubbio, sinceramente, Makoto. Era ovvio che erano di Fumi. Cioè, つまりどういうことだって vabbè, Yasuhiro. つまり山田君のメガネについてた血が彼のメガネ拭きで拭かれてたってことだよだからといって彼が自分でメガネの血を拭いたとは限りませんわ。 でもさ Sì, effettivamente ha ragione Makoto. そのメガネをかけてる本人以外には考えられないよねそれもそうだな。ってことはやっぱり Se l'è puliti da solo, palese. Si è rialzato dopo la botta in testa e si è pulito gli occhiali. だとすると保健室で見つかった時の山田君はまだ生きていたということになるはずだ。そこで死んだふりをしていた彼がメガネに付着した血をメガネ拭きで拭き取った Sì, 自らの足で保健室から出て行ったんじゃないか。 ok. どう？それなら可能でしょう。不可能に思えた彼の死体音感を Esattamente. Così diventa molto più sensato. Perché non... Ah, mi si è disattivato il controller. Perché? Non mi fare scherzi, ti prego. Va bene che oggi è uscita la Switch 2, però non mi devi morire la 1. Please. Ok che il controller in realtà è sostituibile, però non ho voglia di comprarne un altro. じゃああの血って何だったの？絵の具かなんかってこと？保健室の冷蔵庫に輸血用の血液が保管されていたわ。おそらく Ah. それを使ったんでしょう。 Ha utilizzato una delle sacche di sangue finto, quindi. きっと死んだふりをする Cioè, non di sangue finto, di sangue nell'infermeria. Quindi stava facendo veramente il morto, come ha detto Genocider Show. 後でメガネを拭く羽目になったのよ。ひふみんたらおまぬけさんね。それに山田君が生きていたとすると石丸君の死体消失の件にも説明がつくわ。誰が彼の死体を運んだか、それが Già, はっきりするはずよ。 diventa ovvio. Da. È stato Ifumi. これだ山田君ってことだよね Veramente. 俺たちが保健室に集まっている隙に物理準備室から石丸の死体を運び出したのか。そうなると Mhm. 美術倉庫に鍵がかかってた件にも説明がつけられそうだね美術倉庫の鍵？ Sì, era chiusa la porta. 二人の死体が消えちゃった後、みんなで死体の捜索をすることになったでしょ。 Scusate, mi hanno raidato in camera che mi hanno detto di andare a mangiare. Quando arriviamo ad un certo punto magari mi fermo. Magari alla prossima confutazione vi faccio un be right back. Se vi va bene. そうしたらね、美術倉庫の鍵が閉まってたんだ。しかも美術倉庫のドアの鍵は倉庫側からしかかけられない作りになってるんだつまり朝比奈さんたちが美術倉庫に行った時、いやいやその中には誰か人がいたはずなんだそれが石丸の死体を運んだ直後の山田だったということか。彼は死んだふりをすることで Ci ha convinto tutti che fosse morto. その隙に石丸くんの死体を美術倉庫まで運んだのよ。 E così abbiamo aggiustato il come sono spariti i cadaveri. つまり山田くんは単なる被害者じゃなく加害者として事件に関与していた。 Era uno degli assalitori, quindi. だがまさか被害者の山田が事件に関与していたとは。そんな信じらんないよ。Mm. 信じられないならもう一つの根拠を見せてあげましょうか。 Ok. まだあんのか
山田君が事件に Ah, 関わっていたことを知 ho らせ capito 最 forse. 大の根拠が残る Forse ho capito. E la punizione l'ha già avuta, direi, lololo, 苗 veramente. 木君は分かっているわよね。彼が被害者の石丸君から奪っ Sì, た例のものよ。 ok. L'oggetto che ha rubato a Taka è il pezzo di carta. Questa qua. これだギリギリさんが言ってるのって Mhm. 山田君が隠し持ってたメモのことだよね。 Ci fermiamo qui, dai, momentaneamente. Vi lascio il Be Right Back con l'audio della Vermidia di sottofondo, che non credo si senta, o sì. Mhm. Facciamo che torno per le 19:50. 15 minuti esatti. Io vado a fare la pappa, ci vediamo fra un quarto d'ora, ragazzi. Mi raccomando, non scappate perché secondo me siamo vicini alla conclusione del caso. A fra poco, in caso per chiunque altro vada a mangiare, buon appetito. Ciao ciao!
Ok, rieccoci qua con un minuto di anticipo più o meno. Ok, rimuoviamo il pin e rimettiamoci nella sezione giusta. Ops, si è disattivato il gameplay. Aspettiamo che tornino le persone. Così non si perdono nulla. Sono le 49, 50 adesso. Voilà. L'ho riattivato il microfono, vero? Non è che sto parlando a vuoto. Che hai mangiato? Cibo spazzatura, ho mangiato patatine fritte e 2 sofficini al formaggio. È molto spazzatura. Nonostante questo sono magrissimo. Voi invece avete pranzato? Sì, pranzato, ciao. Cenato nel frattempo? Oppure no? Riprendiamo adesso con Dangan. Bevo giusto un po' d'acqua. Tardi topi morti. No, non ancora. Non credo perché probabilmente mi verrebbe il... Ah, ok. Allora più tardi poi mangerai. Adesso rincominciamo, Eccoci qua. Sì. C'è un messaggio nascosto. Era nei suoi pantaloni. A quanto pare. Ok. Ho trovato un buco che potremmo utilizzare per scappare. Monokuma non potrà scoprirlo, per cui non dirlo a nessun altro per ora. Incontriamoci nell'equipment room alle 6 del mattino. Ah, panze e mutande, ti sa? Non era pantaloni anche? Ah no, pantaloni e trousers, è vero. Panze è l'abbreviazione. Mi sa in qualche altra lingua però. Cioè in un'altra versione d'inglese. Potrei sbagliarmi però. Non... Cioè perché se mutande... Mio dio, i fumi che schifo. Cioè, fatelo dire. Ah, questa è la nota che diceva Yasuhiro. A Luna. Alla rec room. Stanza diversa e orario diverso. Orario e luogo differente per quanto riguarda Yasuhiro. Aspettate che mi cambio un attimo il luogo. Cioè con il posizionamento, perché effettivamente così sono più comodo. Riesco a vedere sia la chat, riesco a vedere il gameplay in tempo reale e riesco anche a non farvi vedere l'avatar che guarda da metà parte. Praticamente tutto bello. Non è la stessa che ha preso Hiro, a quanto pare. Eh sì, non l'hai notato? Il killer, infatti, aveva bisogno di contattare un'altra persona, oltre a Hiro. Taka. Senza troppi giri di parole. Tagliamo corto. Era destinata a Kiyotaka questa, diciamo, lettera. Senza troppi giri di parole. Come obiezione. Povero Taka. Vabbè. Sì, veramente, povero Taka. Dopo aver perso il fratello, lui è stato il prossimo, praticamente. Tra l'altro il mio avatar fa espressioni che dicono l'esatto opposto di quello che faccio, ma perché adesso ho la stanza al buio e non ho una fonte di luce.
説すんな。 Vabbè, Genocider Show ce l'ha a morte con Aoi. Cavolo, Genocider Show è veramente spaventosa, però nella stanza oscura. Non posso lasciarmi spaventare. Mhm. Ok. Abbiamo il Broken Wristwatch, gli occhiali di Fumi e il pannello per pulirli. Ok, il panno per そのメモ pulirli. はひふみんが持ってたんでしょ。 Va bene. じゃあそのメモで呼び出されたのも当然ひふみんだろうがよ。 Ok, giustamente. そのメモの内容をよく思い出して Mhm. メモにあった集合時間は何時だったかしら。早朝6時だった 6 del mattino. E i Fumi era ancora 何 vivo. 時に呼び出されてようが Mhm. そんなんキュータンとは関係ねえだろが。 E invece no. Wristwatch. Mi sa che devo usare l'orologio. そのメモはひふみんが持ってたんでしょ。 Provo ad utilizzare. Mi sa che è じゃあそのメ l'orologio. モで呼び出されたのも当然ひふみんだ。そのメモの内容をよメモにあった集合早朝6時だ何時に呼び出されて Mi sa che è l'orologio, ragazzi. Potrei sbagliare. Spero di no. 関係ねえだろ。 Ma vaffanculo. Ok. それは違うよ。 Cioè, ma dai. Mi è spuntata la scritta davanti al momento sbagliato. 関係ある。 L'ho dovuta sporare 2 volte. Meno male che sono riuscito a prenderla al secondo tentativo, perché sennò avrei dovuto rileggermi tutti i dialoghi. ああ何を抜かすか怖っぱく。 Scritta malefica, veramente. このメモの呼び出し時間は早朝6時。それって石丸くんが殺された時間と一緒なんだ。 Mhm. この腕時計が示している通りね。 Sì. それだけじゃないよ。このメモの集合場所。物理準備室に L'equipment 集合 room. ってあるでしょ。 Eh già, dove hanno trovato il corpo di Taka. そうか石丸が殺されていたのも物理準備室だったなつまり石丸くんはこのメモで指定された時間帯の指定された場所で殺されてたんだよ。 Eh già, これって十分な根拠って言えるんじゃない？ concordo この con メモで呼び出さ Makoto. れたのが。なるほど、そういうことなら。 Va bene. じゃあ石丸っちは俺と同じようにそのメモで騙されたんだな。 No, non ci credo. Non crashare di nuovo, ti prego. Oddio, ragazzi, mi sentite? O sta per crashare tutto? Ok, dovrebbe essersi ripresa. No, non si è ripresa proprio per un cazzo. Poi OBS, ti prego, non morire. Non morire per la terza volta. Sto ancora in perdita di frame, aspetto un attimo che si calmi il caro OBS perché col cavolo che gli lascio rovinare la live. Dai, torna stabile per favore, grazie. Sei up, baby, va bene. 極悪非道で血も涙もない冷血無比な犯人だべ。外が見えるなんて言葉で人を騙しやがって。 Ogni tanto do delle occhiate a OBS perché voglio un attimo tenere la situazione sotto controllo. でもさどうして山田は石丸に渡されたメモ Vorrei なんか持って evitare た che の？ crashi un'altra volta, ma non è che ci possa fare molto purtroppo. Vabbè, non serve a ricordarlo. きっと山田くんが死んだ石丸くんから奪い取ったからだよ。 Eh già, 奪い取った？ l'ha rubata per mi sa aiutare il その根拠は colpevole. なんだ言ってみろ。 Ce l'abbiamo la prova. Quello che aveva in mano Taka. Quello che aveva in mano Taka. これだ。死んだ石丸くんの手には小さな紙切れが握られてたんだけどさ。 Eh sì. 僕の考えに間違いがないならこの紙切れの切り口は思った通りだ。
Nice. 山田君が書き込んでたメモと一致したよ。 Oh, si aggancia completamente. じゃあ石丸が握ってた小さな紙切れと Guardate un po' che casualità. メモって 元は同じ一枚の紙だったんだよ。 Ci stiamo avvicinando alla verità, ragazzi. 石丸くんに渡されたはずのメモを Mhm. 山田くんが持っていてその石丸くんの手には Il quando si 切れ端だけが si sta completando. この状況に説明をつけられる可能性 Perfetto. 一つしかないはず石丸はメモを握りしめたまま死んだ。山田はそのメモを Eh già. 石丸の手から奪い取ろうとし、その際破れた紙の切れ E gli ha lasciato Mifumi gli ha rubato la lettera. E lui si è tenuto, cioè il corpo si è tenuto praticamente quel pezzo di carta, ma mi sa che Ifumi non se n'è accorto. そういうことか。 Complimenti Ifumi che hai lasciato proprio in giro. だとすると山田はそのメモが重要な証拠だと知っていたことになるな。 Eh già. それが根拠になるのか E quindi 山田くんが事件に関与していたことなの è un complice. なるほど。 E il killer immagino che per sbarazzarsi cioè del fatto che qualcuno l'aveva aiutato a compiere questo omicidio, ha ammazzato pure lui, molto probabilmente. これだけの材料が揃えば間違いないべ。山田っちは今回の事件に深く関 A 与 sto punto è molto plausibile. というか、犯人は山田っちだべ。実はあいつは今も生きてるんだべ。 No, è morto. いや、それはないよ。 Ah, hanno controllato Kyoko e Makoto. 美術倉庫で見つけた山田君は確かに死んでたはずだよ。 Mhm. あの時流れた2回目の死体発見アナウンスがそれを物語ってるし。 Sì, anche perché è suonato il secondo alert. L'hanno confermato. じゃあ山田は誰に殺されちゃったの LOL, così impara. Quindi chi ha ucciso i fumi? Chi ha ucciso i fumi è il colpevole, praticamente. 真犯人というところだろう。 Sì, esatto. 殺害現場は死体が発見された美術倉庫でしょうね Mhm. きっと石丸くんの死体を運んだ直後に殺されたのよ È stato ucciso nel ripostiglio. ではあいつは Dopo aver 石丸の死体消 portato 失から il corpo di 二人 Kiyotaka, の死体が再 praticamente. 発見されるまでの間に殺されたのだな。その間俺たちは手分けして消えた死体の捜索をしていたはずだ。 Poi si sono separati, per cui chi non era in coppia è uno dei sospetti. つまり俺たち全員のアリバイがない時間帯だ。 Eh già. でも私とさくらちゃんは一緒だったよ E allora voi due siete a posto. さりげなくアピってんじゃねえぞこのすっとこオットセイが誰がすっとこオットセイよつうか、殺された時間帯もそうだけど、もっと気になることがあんべ。 Che cosa? もっと気になることです Vediamo. か Io continuo a dire che sia stata Celeste. 山田っちはどんな Ah. 凶器で殺されたんかなーって。 Beh, secondo me, cioè, è molto probabile a sto punto. Anche perché a chi altro... Chi altro sarebbe d'accordo... diciamo, i fumi a diventare complice? E questa è una domanda da porsi in realtà. 凶器？だってよ、モノクマファイルによると、 Ah, l'arma dell'elite. 石丸っちと山田っちは同じような凶器で同じように頭をかち割られてたらしいけど、でもよ、Sì. 3号のハンマーも4号のハンマーも保健室と物理準備室に落 Questo è vero. ままだったはずだべ。 È vero questo, hai ragione, Yasuhiro. 山田っちが美術倉庫で殺されたってことは、 Mm. 犯人はどっちかの部屋からハンマーを持ち出して、それで美術倉庫にいる山田っちを殺した後、またその部屋にハンマーを戻したってのか？ Ha ragione. でもよ、それって危険すぎねえか？ Oddio, lo so qual è. Lo so qual è l'arma. こいつは驚いたな。お前の頭蓋 Vabbè, Byakuya. があったとは。 Non serviva questo roasting contro il povero Yasuhiro. ギュンギュンに
だが葉隠の言う通りだ。確かに気になるな。 Vi ricordate il martello che avevano trovato che era bagnato? È molto probabile che sia quella l'arma del delitto. モノクマファイルによると Mhm. 2人は同じような凶器で殺されているはずだが、3号と4号のハンマーがそれぞれの部屋に残されたままだったとなると、 Mhm. La violenza. では犯人はそれらのハンマーをどうやって持ち運んだのでしょう。見当もつきませんわね。 Mm. じゃあ1号とか2号のハンマーはセレスちゃんとかを襲うのに使われたやつ。 Il primo, se non sbaglio, era per Celeste. あれだってそれぞれの部屋に置き去りのままだし、そもそも人を殺せる威力 Sì, はなさそうだ infatti, non sono abbastanza grossi per uccidere qualcuno, il primo e il secondo. だとしたらそれ以外の凶器という可能性もあるんじゃないのか。 Mm. それ以外の凶器なんてありえねえって。だって2人は似たような凶器で殺されてんだぞ。 Già. だったら山田を殺した凶器とは何だったのだ。 Secondo me è quella. L'arma che è stata utilizzata per uccidere i fumi. L'intera immagine che circonda questo caso non sarà chiara fin quando non la scopriremo. In qualche modo però devo trovare la verità. Ce l'abbiamo l'arma del delitto in realtà, Makoto. Pensaci bene. Ecco, infatti, lo Spotless Armor. 山田を殺した凶器、 Mhm. ジャスティスハンマー3号なのか、 No, ジャスティスハンマー4号なのか。 no. どちらにしても Ok, 犯人はどのようにしてそれらの Questa 凶器 sì. を持ち運んだ è のでしょう vero. ね。しかも誰にも目撃される No, ok. L'ho sbagliato. Sorry. Fatto troppo presto. Perdon. Pardon. Pardon, ho sbagliato. どちらにしても犯人は Ho dato per scontato una cosa non veritiera. 目撃されること。今明らかになるジャスティスハンマー。 Sì, Justice Hammer 5. Vabbè. とりあえずはっきりしてんのは Ok. どっちかのハンマーが凶器。 Ma mannaggia a me. Che non ho aspettato 2 secondi. Ovviamente la risposta sbagliata doveva essere quella di Yasuhiro, ma ok. やっぱり凶器はジャスティスハンマーじゃなくて別の凶器だったんだよ。 Un'arma completamente diversa. けど別の凶器。 Non era un Justice Hammer. 美術倉庫のハンマーだよ。犯人はあれを凶器に使ったんじゃないかな。 Sì. それに美術倉庫に残されたハンマーはどれも石の破片や粉なんかが付着してたんだけど、そのうちの一つだけが Sì. なぜか綺麗に洗われてたんだよ。 N'era bagnato e pulito. Il Neurons, veramente. 現れてた。そのハンマーが現れたのはそれが山田君を殺した本当の凶器だったからだよ。犯人は凶器に付着した血痕を洗い流すためにわざわざハンマーを洗ったんじゃないかな。 Sì. È vero. しかも美術倉庫の壁には大小さまざまなハンマーがかけられてたんだけどさ、 Di cui la maggior parte mancano perché sono stati utilizzati per questo crimine complicato. そのうち Per の la いくつか roba dei Justice 関係になっ Hammer. てたんだ。 Perché una volta erano molti di più. ジャスティスハンマー自体もここのハンマーを元にして作られたんじゃないかな。 Mhm. であれば同じような凶 Sì. 器という条件も一致するな。 Oh mio Dio. Ti stai muovendo troppo, Avatarino. では山田は石丸の死体を美術倉庫まで運んだ直後、その場にあるハンマーで殺されたのか。 No, che poi ci sto ripensando adesso. Perché effettivamente ho sparato su, su Celeste che witness vuol dire testimonianza? Boh, non lo so. Questo è l'effetto post scena, ragazzi, che mi ha fatto spegnere il cervello. それをやったのが真犯人。山田と共犯で最終的に裏切ったやつ。いえ、ちょっと待ってください。共犯者という考え方はおかしいですわ。 Ok. だって Perché? この学園生 Ah, 活に beh, おけ sì, る卒業 effettivamente hai の意味では ragione. 共犯者は何も得をしないはずです。
Hai ragione, però ci sono altri punti che dimostrano il contrario, Celeste. つまり共犯者の可能性はありえない。以前もそう結論付けたはずですわよ。Ok. Ci siamo parlati come se non ci fosse alcuna ragione per chiunque di lavorare insieme. Almeno era quello che pensavamo all'inizio, però... Ok. Spotless Summer. ここでのルールでは Mi sa che devo prendere e sparare qua. 共犯したところで生き延びることができるのは殺しを実行した一人だけのはず。とすると共犯者の可能性はありませんわ。 Ok. Impossible. 確かにそうだったな。だけどそれは事件の一つだった場合でしょ。うん。今回起きた事件は二つだったのよ。 Two murders. Mi sa che è questo quello che dobbiamo fare. ここでのルールでは共犯したところで殺しを実行した一人だけのはず。 Vediamo. とすると Sì. Voilà. それは違うよ。 Perfetto. でも Molto 今 easy. 回2つの事件が起きてたんだ。だったら共犯関係も成り立つんじゃないかな。Mhm. どういう意味だ。共犯者の存在が考えられないのは Sì, esatto. 一つだった場合の話よ。 Con un omicidio l'idea di un complice diciamo è da scartare, però ce ne sono due qua. Chi avrebbe ucciso i fumi, scusate se... Poi non ci sono... 一つの事件で助かるのが一人 subito dopo Kiyotaka, se 共 no. 犯したところで Cos'è il fantasma di Kiyotaka? Gli ha lanciato una maledizione, ha detto ti prendo a martellate. Non credo proprio. 変幻作用。 Esatto. その仕事と釣り合う額の報酬、つまり共犯するだけの危険に見合った報酬。 Mhm. 殺人を手伝っても助からないんだったら共犯する意味なんてない。 Sì. Nemmeno il suo fantasma lo farebbe. Sì, infatti. でも逆にその天秤作用さ Era troppo buono 誰 Kiyotaka. かと共犯関係になることは不可能ではないわ。 2人の犯人が2つの殺人を犯し互いの殺人の共犯者になればいいということ。真犯人は Ok. その計画を山田君に持ちかけたのよ。自分の犯行の共犯をさせるために。 Cavolo. Sto avendo qualche problema, ragazzi. おそらく Devo svegliarmi un 最初 attimo. に石丸君を殺したのは山田君だったはずよ。 Bevo un po' d'acqua, magari mi fa bene. Giuro veramente fare le live durante, cioè dopo pranzo e dopo cena fa venire incredibilmente qualcosa. 先に彼に殺人 Ma ultimamente fare qualsiasi cosa che faccio, 自分の計画を手伝わせた。 non so il motivo di sta roba. Sarà la vecchiaia. In fondo quasi 2 secoli. つまり今回の事件は一人の犯人による連続殺人なんかじゃなくて Mhm. 二人の犯人が起こした2つの事件だったんだよ。 Sì, それが一連の連続殺人に見えたのは e secondo me è 全 così. て犯人の偽装工作によるものだったんだ。顔を隠した不審者、似たような凶器、そして死体消失。犯人はこれらの共通点を作り上げることで一連の犯行が同一犯によって行われていると見せかけようとしたんだ。犯人はその計画を共犯者に持ちかけ、そして Questo è un piano ben organizzato. I fumi da solo non sarebbe stato in grado di farlo. 最後にその共犯者を殺すことで一番の懸念材料をも消し去ったというわけか。 Eh già. となると山田を裏切ったのも当初からの計画通りだったんだろうな。 La parte di tradire i fumi faceva parte dell'inizio, probabilmente. なんなのその計画って。いくらなんでも残酷すぎるよ。
そうか、なかなかよくできた計画じゃないか。共犯者の人選は別だがな。Rip Fifumi. Lo sforzo fatto per convincerci che questi due omicidi fossero lo stesso era perché avevano le stesse caratteristiche questa volta. Kyoko deve aver notato questo fatto fin dall'inizio. Questo è perché non sembrava molto interessata a guardare questa come una serie di incidenti connessi, ma come se fossero incidenti separati. Kyoko è davvero fantastica, però quando ci pensi è davvero incredibile. Ed è davvero quasi innaturale essere così bravi quanto lei. Tutto questo vi ricordo che ancora non sappiamo il talento di Kyoko, ragazzi. È l'unica che quando noi si è presentata non ci ha rivelato il suo talento. Il vero killer che ha manipolato i fumi e si è sbarazzato di lui, chiedendogli di fare un sacco di azioni. Ok. C'è solo una persona che sembrerebbe, diciamo, richiedere su tutti i punti. Kyoko è fortissima, sì. Vabbè ragazzi, più palese di così non so che dirvi, sinceramente, a sto punto. Già. 嫌ですわ。そんなご冗談を。冗談？それはどうかな。では、私と山田くんが組んでいたとおっしゃるのですね。Oh. そんな、私と山田くんが組んでいたなんて。そんなことあるわけねえだろ、クソボケが。誰があんなヘタレと組むっつんだよ。失礼します。 Vabbè, non credo che funzionerà il Pardonne Moi dopo questa sbottata, Celeste. そうだ。今回の一連の事件において、お前らだけは共通してある行動をとっていた。それが根拠になるんだよ。お前らが組んでいたことのな。Già. Lo screaming. No, non è l'urlo. Pensavo l'urlo. Non credo che siano i pantaloni di Fumi. Ah, incontrare l'individuo sospetto. L'urlo pure era simile, però dai. No dai, l'ho messo per il meme l'urlo. Tanto non ci interessa prendere le valutazioni alte. Però lo sprite in cui spalanca gli occhi Celeste è molto soddisfacente. Sì, è molto bello. Gli sprite di Celeste sono belli. Stai zitto, parlano gli adulti adesso. Vabbè, Byakuya oggi ha voglia di rostare tutti praticamente. 苗木の言う通り、例の不審者を目撃しているのは山田とセレスの2人だけだった。その山田が犯人の1人であれば、もう一方のセレスの証言も怪しいと見るのが当然だ。Già. すべて嘘ってこと？図書室で怪我をした山田を保健室に連れて行った後、俺たちは全員で不審者の捜索を始めたな。 Anche perché in primis non l'abbiamo mai visto noi. Hanno visto sempre i Fumi o Celeste. Questo, diciamo, Robo Justice. その直後のセレスの言葉を思い出してみろ。 Sì, esatto. Era sempre lei che diceva. Un po' sospetta come cosa, se ci pensate.
そこでセレスは俺たちを3階の物理室へと誘導するために3階で悲鳴を上げた。 Poi ho urlato. あの時悲鳴を聞きつけて3階に集まった俺たちにセレスは何と言った？ Mhm. Che succede? L'ha di nuovo visto qui. Di nuovo sparito. そうやって俺たちを物理室に向かうよう仕向けた後はもう一人の相方の出番だ。 Mhm. Ah, e quell'urlo è stato per far iniziare a lavorare il suo partner. Diciamo. あれは私たちを二手に分かれさせて同時に死体を発見させるために？ Mhm. 現に二手に分かれようと提案したのもセレスだったはずだ。 E poi è sempre stata Celeste che ci ha proposto di dividerci. Tra l'altro. Mio Dio. Si è proprio impegnata un sacco. Complimenti. Complimenti Celeste. 恋の必然へとつながっていくんだ。付け加えて言えばその前のお前の盛大な叫び声。ドキャ Vabbè. あれには山田への合図という役割もあったんじゃないのか？ Il segnale per i fumi. 自分は予定通り3階までたどり着いた。悲鳴を上げろ。そんなだからこそあんな校内全体に響き渡るような大声で叫んだんじゃないのか？ Non sta rispondendo. 怪しいのはあの時もだよ。保健室で死んだふりをしてた山田君を発見した時 Non sta proprio rispondendo. あの時最初に殺されたと言ったのはセレスさんだったよね。 Mhm. そうやって言うことで山田君は死んだんだと僕たちに思い込ませようとしたんじゃないの？ No, ma sta crashando di nuovo. Ma porca miseria. Ma che è oggi? 3 volte. Ma ce la facciamo? Ma che succede? Ma che sta succedendo? Deve crasharmi. Ah, ma perché ogni volta? Dovremmo essere tornati in onda. Yay. Siamo a 3 crash di oggi. Spero che abbiate sentito tutto il ragionamento. Comunque, in parole povere, è sempre stata Celeste che ha invitato a scendere. Ho visto questo, ho visto quell'altro. Poi si è messo a urlare. Ha detto: i fumi, è morto. Mhm. そんな信じらんないよ。 Ok. 全部セレスちゃんの演技だったなんて。 Vi ho fatto il breve riassunto se nel caso vi foste persi qualcosa. 朝比奈さんは Mhm. 山田君の死体が消えた時セレスさんと一緒にいたんだよね。 Sì. うん。私の気分が悪かったからセレスちゃんがトイレに連れてってくれて。え、じゃああれも？ Ed è stato allora anche 朝比奈さんを気遣ったわけじゃなくて山田君を保健室から逃がす隙を作るためだったの che stava continuando il suo piano. Aspettava l'occasione giusta per far scappare i fumi. どれもこれも一つずつでは小さなことだが、 Mhm. 積み重なった途端大きな疑惑になる。そう思わないか、セレス？ Vediamo se risponde. さあ、何のことでしょう？ Giustamente. とぼけても無駄だ。お前は決定的なミスを犯しているんだ。 Hai fatto un errore fanale? ミス？最初にあれを聞いた時はさほど深刻には考えなかったが、今となってははっきりと言える。何の
ことでしょう。 Di cosa stai 山田の死 parlando? 体消失を聞いた俺たちが保健室に戻った直後の話だ。 Vediamo un attimo. Moriremo tutti qui. Proprio come... già, è vero! Se vi ricordate aveva detto... Proprio come quei ragazzi che sono morti. Quindi lei sapeva che Kiyotaka era morto. その言葉なら我も聞いていたが、 Un errore それ fanale. の何がおかしいというの E niente. いいか。物理準備室で石丸の死体を発見したのは俺と大神と深川の3人だったんだ。 Eh già. その後遅れてきた苗木から山田殺害の件を聞き、俺と大神は苗木と一緒に物理準備室を後にした。そして Per cui lei non poteva saperlo. と会い Molto 俺たちは semplicemente. 4人で保健室に向かうことになったんだ。 Praticamente se... si è fregata da sola come mondo all'inizio. その間、俺たちは石丸の死については一切何も話していないんだ。そう考えると、セレスのあの発言は極めて不自然。いや、不自然すぎるんだよ。 Oh. あの発言だの不自然だの Mhm. いまいち意味がわかんない。 Si è fregata da sola praticamente Celeste. おい、セレス、みんなが困ってるぞ。みんなのためにもう一度同じ発言をしてやれよ。お前が犯人じゃないならできるはずだぞ。 Sì, effettivamente è vero. Byakuya ha detto che il commento di Celeste non ha senso. Ma che cosa sta alludendo? Makoto, davvero non l'hai capito? Davvero non l'hai capito? 私の発言はこうでした。まるで楽しんでいるようですわね。Mm, 私たちが怯え混乱するのを見て ok. 楽しんでいるようですわ。 Sì. このままだと全員殺されてしまいます。 Mhm. 彼らのように殺されてしまいます。 E Laksha95, grazie mille per il raid. Buonasera a tutti, benvenuti. Come state? Cosa avete fatto di bello in live? Benvenuti riders. Ti faccio subito lo shout out, Laksha. Fatemi vedere se lo scrivo bene. Stiamo affrontando il terzo caso di Danganronpa Trigger e P-Evoc. Non so se conoscete il gioco. Io sono Kirifoshi, sono uno streamer VTuber. Per chi non mi conoscesse, questo è già il terzo capitolo, per cui siamo in uno stato un po' avanzato. Assassin's Creed, quale avete giocato di bello? Ok, fatemi leggere un attimo quello che dice tutto Celeste. As. No, devo prenderlo forse, Those Guys, ok. これで分かっただろ。 Il quarto. Ah, ok, quindi Black Flag, se non sbaglio, era. セレスの発言の不自然な点が。 Mhm. Ok, lei avrebbe dovuto sapere solo... Mhm. Sì. Sicuramente è Those Guys quello sbagliato. まるで楽しんでいるようですわね。 Sì, sì, molto 私たち bello. が怯え混乱するのを見て Mhm. Molto bello Black Flag. Io personalmente non l'ho mai giocato, però vidi dei gameplay in passato このままだ a と riguardo. Non so, 思います。 ma ho sbagliato. 私の発言はこうでした。 Non so come controbatterla. まるで楽しんでいるようですわね。 Sono sicuro che sia quello il punto sbagliato, 私たち però が怯え混乱する sto のを見て sbagliando. 楽しんでいるようですわ。 Purtroppo io sono un purista, a me piacciono solo quelli d'Italia. 全員殺され Ci てし sta. まいます。 Il problema degli Assassin's Creed è che devi esplorare un botto.
È anche vero. 彼らのように Non può 殺され saperlo. てしまいます Non può saperlo questo. 以上でしたが Ah, ho capito! これで分かっただろう Ho capito, no niente ragazzi. Sono stupido forte. セレスの発言の不自然な点が Lo Strange dovrebbe essere quello. Ezio mio Ezio. 私の発言はまるで楽しんで Niente, la cena è stata più distruttiva del solito. 全員彼らのよ Sono stupido forte ragazzi, mio dio. Probabilmente voi avevate già capito cosa dovevo pure controbattere, ma... そうだ。彼らのように殺されるなんて発言は Lei non poteva sapere che erano morti in 出てくるは due. ずないんだよ。 Poteva sapere solo che era morto Ifumi in quel momento. Usbando, allora possiamo diventare amici. だって Giustamente. あの時僕らはまだセレスさんに石丸くんの件を伝えてなかったはずだよ。 Sì. Non poteva saperlo. しかも俺たちがセレスと会ったのは廊下に出た後のことだつまりそいつには物理準備室の死体を見る機会もなかったはずだ Ok. それなのにセレスさんはどうして知っていたの？殺されたのは一人じゃなくて彼ら。しかも Sì, esatto. 男だったってことをさ。 Soprattutto non più di una persona, ma il fatto che entrambi fossero uomini quelli morti. Come faceva a saperlo? Chi lo sa? Diccelo un po', Celeste. だってあの時はキリギリさんも姿を消してたんだ。 Sì, 彼 esatto. 女が殺された可能性だってあったはずだよ。 Perché anche Kyoko era sparita in quel momento. Vediamo un po'. Preparatevi la sbottata. 皆さん想像力が豊かなのですね想像だと先ほどあなた方はおっしゃっていましたがね Ok. 私でしたらこの画像はどうなるのです La foto che è scattato. 不審者が山田君を連れ去っているこの画像について Cioè sì. 皆さんはどう説明をつけるおつもりですか Celeste ride, ma in realtà si sta strappando i denti. Sì, praticamente ci vuole poco. それも捏造だろ Probabilmente a breve sbotta fortissimo. セレスッチがあの衣装を着てそんでデジカメのタイマーを使って撮影したとか Però è vero, se non riusciamo a spiegarci questo sarà un po' difficile. お忘れですかあの衣装は葉隠君にしか着られないはずですわよ Mm. それにこのデジカメにはタイマー機能なんてついておりません Aspetta! Ho un'idea! Mi è venuta una cazzo di ideona, ragazzi, incredibile. E se quella foto l'avesse scattata a luna di notte dopo aver drogato Yasuhiro e averlo messo nel costume? Avrebbe senso. つまり不審者が山田君を連れ去ったというのは揺るぎない事実なのです Mhm. 私の証言が全て嘘だというならこの画像が何なのかsì. 説明していただけますかそもそもその画像って本当に不審者が山田君を連れ去っているところなのかしら Anche Kyoko è abbastanza sospettoso. どういう意味ですか Mhm. 不審者が山田君を連れ去ったわけじゃなくて他の可能性だってあるんじゃないかしら他の可能性なんてあるわけ Ne ないですわ dubito, cara Celeste. Altre spiegazioni? Se non era l'immagine di di una figura sospetta che trascinava via i fumi, l'unica altra possibilità era che i fumi lo stava trascinando. Ah, sì. これは不審者が山田君を Anche perché le altre erano abbastanza meme. 山田君の方が不審者を連れ去ってる画像だったのかもしれないね。 Aia, ha ceduto. そう考えられるはずよ Ha fatto il c. あの画像で連れ去られていたのは Per 山田 cui 君の方ではなく è molto messa male la cara Celeste.
それを私たちが勘違い Parecchio してい messa ただけな male. のかも。 La stiamo 山田 inchiodando. 君の方が連れ去られたんだ。あの怪しい衣装も私たちに勘違いさせるためのものだったんじゃないかしら。 Mhm. あんな衣装を着ている人物を見たら誰だってそっちが怪しいと思い込んで Sì, esatto. そうやって俺の寝てる間に俺を容疑者に仕立て上げたんだな。 Yasuhiro ha ragione ad arrabbiarsi, poveretto. そんなわけないじゃありませんか。 Sentiamo perché allora, illuminaci. 山田君の方が不審者を連れ去っていた。 Oh no, そんな mi si è bloccato il こと modello. ありえませんわ。 Cosa sta facendo? Ok. ありえない。本当にそうかしら。でしたらお教えしましょうか。 Aggressiva. ありえない Non credo 雰囲気 che は aiuti in una situazione del genere, Celeste. Celeste pensa di provare che non ci sia alcun modo che Ifumi possa trascinare via il sospetto. Ma è davvero possibile? Vediamo un po' gli argomenti. Ok. Costume, Yasuhiro's message, roba. Vediamo un attimo quello che dicono. 気絶した俺にあの衣装を着させて山田っちに運ばせたんだな。 Sì, questo è vero. そうやって俺を容疑者に仕立て上げたんだな。 Assolutamente. ですからそれはありえないのです。 Perché? この画像では不審者の背筋が伸びています。中にいるのが気絶した人間なら Mm. そんな姿勢を取れるわけがありません。じゃあやっぱ犯人は占いバカだ。なんでそうなんだべ。 Ok, aspettate. Quello è il waste. 気絶した俺にあの衣装を着させ Ok, て Robo Justice Costume. 山田っちに運ばせたんだな。 È il そうやっ costume. て俺を容疑者に仕立て上げたんだな。 E credo di dover rispondere それは all'ultimo. ありえないのです。この画像では不審者の背筋が伸び Detto てい in ま poche す。 parole. 中にいるのが気絶した人間なら Mhm. そんな姿勢をそれは違うよ。 Voilà. いや Zitta, Celeste. 中の人が気絶してても背筋を伸ばした姿勢になれたはずだよ。 Anche fosse stato svenuto sarebbe stato dritto comunque. Sì, esatto. あのジャスティスロボの衣装にあったある特徴のおかげでね。 Eh già, non ti ci puoi muovere con quel coso. あの衣装って設計ミスのせいで腰が全く曲がらないんだ。そもそも本当に設計ミスだったのかしら。最初からこの画像をでっち上げるために Mm. 計算して作られた設計だったのかもしれないの。 Troppo bello lo smug di Kyoko ogni volta che sta per fregare qualcuno. Ha ceduto. セレスさんたちはそんな特徴がある衣装を気絶した葉隠君に着させることであの画像をでっち上げたんだよ。 Mhm. あの不審者の存在を僕たちに信じ込ませるためにね。 Ti hanno sgamata, mi sa che non hai più prove a tuo favore. どうやらチェックメイトのようだな。チェックメイト。 Ok. Impazzisce. Palese. ふざけてんじゃねえぞこのダーバー。何がチェックメイトだ。セレスちゃん。どうしても私を犯人に仕立て上げたいらしいが、そいつは大きな間違いですわよ。 Sentiamolo questo piccolo problema. お忘れですか。山田君が死に際に残したあの言葉よ。 Però è vero.
かれた山田君はピルロー書いていましたわよね。犯人は安弘だと。つまり葉隠れ安弘なんだよ。うん。俺は安弘なんて名前じゃねえって実はVabbè. Vabbè, Yasuhiro. そういうわけのわからぬ嘘をつくから話がややこしくなるのだ。 Povera Sakura. 山田君が言った安弘って本当に葉隠れ君のことを指しているのかしらね。 Aspetta, Kyoko, cosa intendi? 何言ってんだ。ヤクザ。キリギリさん、どういう意味？ Sì, infatti. 思い出してみてね。山田君のみんなに対する呼び方を。 Come ci parlava? 彼は私たちのことをどんな風に呼んでいたかしら。Aspetta. È vero! Per i cognomi. Lui non si riferisce mai alle persone per il nome, ma per i cognomi. みんなのことをフルネームで呼んでたんだ。 Per cui è molto strano, infatti, che l'abbia chiamato Yasuhiro e non Hagakure Dono. È vero, ora che ci penso. 例えば苗木誠殿の具合にね。Mhm. だから山田君が葉隠れ君を名指しするつもりなら葉隠れ安弘殿って呼ぶはずなのよ。 Sì, è vero. Ottimo punto. たまたまですわ。その時だけ下の名前で呼んだのでしょ。たまたま。黙ってろ。 Va bene, Byakuya. たった一回の偶然がその時なんて Mhm. 随分と都合のいい解釈をするのね。ありえないわ。山田君はいつものようにフルネーム Ah. で犯人の名前を言おうとしたはずよ。だけどその途中で力尽きてしまう。 Purtroppo non ci può più dire il nome, effettivamente. じゃあ山田君が示そうとしたのは、例えば名字が安弘の人物とか。 Ah. だがそんな名前の Sì, 人物な infatti, ど è vero. 該当する者はいないぞ。 A meno che... ちょっと待って。可能性のある人が一人だけいるよ。 Ah, Makoto ci è arrivato. 今まで本名を明かしていないセレスさん。 Eh sì, perché non ce l'ha mai detto il suo vero nome. なんですと。 Perché non si chiama Celeste Landerberg. Ciao Lampada, buonasera, benvenuto, come stai? Stavamo affrontando il terzo class trial di Danganronpa. Mi sa che siamo quasi alla fine. そこまで来ると笑えますわね。おい、適当なこと言わないでくださる？私が安弘なんて同姓名字のわけがねえだろうが。 Buonasera, sono appena tornato a casa. Ah, ok. Meno male, dai. Almeno adesso ti riposi un po'. チョンギルズ。だったら教えてよ。セレスさんの本名って何なの？ Giusto, dici il tuo vero nome, Celeste. よし、耳の穴をがっつりかっぽじってよく聞きやがれ。私の本名はセレスティア・ルーデンベルク。何度も同じことを言わせないでいただけますか。 Celeste non vuole arrendersi. Allora devo fare qualcosa per fare in modo che l'accetti. Che cosa però? I handbook, ok. Lo so. 山田君が示そうとしたのは Ok, so. 名字が安弘の人物だったはず。 So come fregarla. この中に安弘って名字の人がいるとしたら、本名を明かしていないセレスだろう。 Momento di insultargli tutto l'albero genealogico. Esatto. だから何度も言ってますように。私の名前は Vediamo. セレスティア・ルーデンベルクなんだよ。 Sì, in effetti insultarle perché è una lei. 言い張るも何もそれが真実ですわ。それを確かめない。それは違うよ。
Mi dispiace, c'è un modo per contraddirti. Facci vedere gli handbook. そうだ電子生徒手帳だよ C'è rimasta. 確か電子生徒手帳って起動時に持ち主の名前が表示されるはずだったよね。最初にモノクマも言ってたはずだよ。 Eh già. Dice tutto quello che riguarda gli studenti. Anche il vero nome. つまり Mhm. 電子生徒手帳を確認すればはっきりするはずなんだ。 Una volta controllato gli handbook, sappiamo effettivamente se è stata lei o meno. さんの本名がさ。プライバシーの侵害ですわ。見せませんわよ。 Mm. セレスさん、そろそろ本当のことを言ってくれないかな。 Dici tutto, dai. 本当のことをさ。私は王手されたとしても諦めないたちなんですの。 Adesso si chiama Gianfranca. È giapponese, quindi non penso si possa chiamare Gianfranca. だって Oh, buonasera Taro, benvenuto, come stai? Ti faccio lo shoutout. Ragazzi, andate a seguire il caro Taro, mi raccomando, che è davvero un bravo streamer e si merita il nostro supporto nonostante sia molto più grande di me. Però a livello di seguito e pubblico, però diamo anche noi il nostro contributo. 完全に決着するまでは何があるかわかりませんだろうが。 Stiamo facendo il terzo caso, siamo quasi alla fine. 着させるよ。 Poi ho letto sul gruppo che hai scritto la recensione di Bravely Default 2. No, non di età. Vai tranquillo. Beh, forse anche di età, effettivamente. Io non sono tanto vecchio. Cioè, sono sui 20 anni, per cui tu forse sei un po' più grandicello rispetto a me. No, io non l'ho giocato il 2 purtroppo. Ho solo giocato il second. Invece Bravely Default 1 l'avevo visto giocato da altre persone. それで終わりにさせるよ。 Mhm. Tempo di portare tutto alla fine. Siamo al closing argument. Sì, l'ho letta tutta la recensione. Davvero ben accurata. Volendo, secondo me potresti anche pubblicarla da qualche parte. Tipo su Steam o da qualche altra parte. Perché mi pare che il gioco ci sia anche su Steam. Ok. Qua che cosa sarà? Guardiamo l'intero caso. Va bene. Allora. Qua è quando ha ucciso i fumi. Non ci avevo mica pensato. Volendo potresti farlo. Mi pare che poi se ne scrivi un paio iniziano magari anche a consigliarti magari come recensore. Non vorrei dirti una cavolata però. Perché tipo sotto a Steam vedo scritto sotto alcune recensioni in alcuni giochi gioco ricevuto tipo in regalo o robe del genere. Mhm. Allora, devo concentrarmi un attimo. Qua non so cosa ci vada, a essere onesto. Per cui conviene controllare prima quello. Non so se ha senso, oltre a inimicarmi la Square Enix. Ah, sì, vista sta cosa. Ok. Credo che qua ci vada Yasuhiro. Molto semplicemente. Non so se ci vada questo. Anche chiamato Caparezza per gli amici italiani. Ah no, questa è l'arma del delitto di fumi.
Però non so se ci vada, sapete? Qua sicuramente... Ah! Forse è l'orologio. Ci va all'orario di luna, mi sa. Non ne sono sicurissimo però. Perché c'è il poster del caso di Ciro e Mondo? Ma vabbè. Ah no, forse ci va questa. Mi sa. Boh. Atto 2. Devo pensarci un attimo. Orario luna. Ah no, effettivamente posso controllare. Sono stupido. Cosa dice? Come ha reclutato il suo complice? È stata seduzione? Non credo. Provo a mettere i fumi qua. Qua cosa dice? Ah, che l'orario luna. Quindi ok, questo era giusto. Vediamo se qua è giusto Yasuhiro. Chi è che ha chiamato il killer prima? Yasuhiro. Sì. Poi hanno provato a metterlo KO e intrappolarlo dentro a Robo Justice solo per falsificare le loro prove. E hanno utilizzato un certo oggetto per farlo. Un certo oggetto. La macchina fotografica. Hanno fatto la foto. L'orario sull'orologio di Taka. Poi Sbang. Il Justice Hammer utilizzato per colpire Taka è stato il quarto. No, il terzo è stato quello per i fumi. Ok. Un sofisticato sistema di specchi e leve. Non so dove abbia letto neve, ma vabbè. Nella biblioteca i fumi è stato... ha utilizzato qualcosa per creare un'esistenza falsa di un criminale. Lo Shadow Hammer numero 2. Cioè il Justice Hammer numero 2. Ho sbagliato. Poi i fumi morto, il numero 3. E i Justice Hammer ce li siamo tolti dalle scatole. Atto 6. Cosa utilizzato per spostare il corpo di Taka, i fumi? Questo, il carrello. Il dolly. E qua invece? Ah, l'arma che ho utilizzato l'omicida per uccidere i fumi è stato questo. Però non mi convince la prima, sapete? L'unica che non mi convince è la prima scena. Non mi ricordo cosa ci sia scritto qua. Indovina qual è il prossimo gioco che vorrei giocare off live. Non ho idea, sai Taro. Ah, come è reclutato? Non lo so. A essere onesto. Provo con i fumi così. Altrimenti non so cos'altro mettere. Prato fiorito hardcore. Vediamo se ho ragione. Perché se no non saprei cos'altro mettere al posto di fumi. A essere onesto. Ok, era giusto. Perché non ci vuoi pensare? È un RPG? Dai, ti faccio qualche domanda prima di tirare titoli a caso e non azzeccarci. Ok. Si è fatta l'ora per cui è arrivato Yasuhiro. E poi l'hanno drogato. È un RPG.
Un RPG. È un gioco che è uscito recentemente o è un po' di tempo fa? Tira domande, tipo un indovina chi. Eh sì, esatto. Vediamo un po' qua. L'hanno drogato. Ah, è recente. È recente. Credo Fantasy Life si chiama, un gioco recente uscito. RPG. Può essere, forse. Vediamo se ci ho preso. No, non è Fantasy Life. Che altro è uscito recentemente? Boh. Non me ne vengono altri titoli, purtroppo. Scusatemi. Ok. Poi ha preso la fotocamera e ha fatto la fotina all'assaltatore. Tra molte virgolette. Aspetta, indovinare, prima finisce il capitolo. Sì, sì. Tanto ormai siamo sul closing argument. Atto 3. Kiyotaka guarda le 6. E poi Sveng viene ucciso. Povero Kiyotaka, non si meritava questa fine. Non se la meritava minimamente. Già. Utilizzando il Justice Hammer numero 4. Quello che in realtà è stato utilizzato per primo, tra l'altro, ma va bene. Che pianificatore. Scusate se mi sto mutando, ma c'è gente che mi raida in stanza. Per cui, per non far sentire rumori vari, devo fare così. Dobbiamo vedere come mozzarellano Celeste. Sì, sì. Adesso vedrai, Ciel, cosa ha preparato Monokuma per lei. E poi il secondo incidente è arrivato in infermeria. Cioè, sì, in infermeria. Ciao. In biblioteca. Ho sbagliato, l'infermeria è il terzo. Ho anticipato un passaggio, diciamo. Ci hanno fatto un planning assurdo, Celeste e i fumi. Anzi no, il Blackened e i fumi. Perché ancora non lo sappiamo chi è il Blackened in questo momento. Dobbiamo vedere se abbiamo ragione. Poi atto 5. Di Fumi è stato lasciato da solo nell'infermeria e ne ha approfittato. Per me la cipolla. Vabbè, lo dico il gioco, così non interrompi la narrazione. Va bene, scusami Taro. Era per non, diciamo, uscire troppo fuori dal mood del caso. Non volevo interromperti il gioco. Poi ha finto il suo omicidio. Ah, 100 Line! Ma sono un cretino, come ho fatto a non pensare ad Dreadline che tipo stavo giocando la demo volta scorsa, cioè un mesetto fa. Sì,
100 line della Defense Academy, intendi, giusto? しかもその時物理準備室では Anch'io poi me lo vorrei giocare, ma mi sa che aspetto un attimo che lo scontano perché devo andare a risparmio purtroppo. そしてそこで流れた死体発見アナウンスのせいで僕らは山田君が死んだと勘違いしてしまったんだ。 Atto 6, che è l'atto finale, dove c'è i fumi che sposta il corpo. 保健室が無人となった一瞬の隙をついて保健室から抜け出したんだ。 Ha preso il dolly, il tappeto e se n'è andato via. Praticamente. 今度は物理準備室に忍び込んだ山田君は Ok. E ha portato qua il corpo di Kiyotaka. 台車を使って美術倉庫まで運搬したんだ。これが死体消失事件の真相だよ。 Manca l'ultimo punto. Vabbè. 山田君は知らなかったんだ。 Veramente incredibile i fumi. Sei veramente incredibile i fumi. Tranne Tribe 9 me li sto giocando tutti. Considera tanto che Tribe 9 Taro praticamente chiude i server a novembre, per cui non escono nemmeno più nuovi capitoli di storia. E è abbastanza inutile a se stesso giocarlo perché avrà per sempre una storia non conclusa. Ciao Shap, buonasera, benvenuto, come stai? Tutto bene? Ti faccio lo shoutoutino. Mi raccomando ragazzi, andate a seguire il caro Shap che domani insieme facciamo la... continuiamo la Nuzlocke di Pokémon Platino, sperando di non morirci di nuovo. Come stai Shap? Io bene, grazie. 現場である美術倉庫にあったハンマーでね。これが今回の事件の全てだよ。 Today I've sinned. Che cosa è successo? この計画を実行していた主犯の人物は Sgamata. Ho shoppato il pass di uva. No, Shap, sei caduto nel tranello. Hai perso, Celeste. Non sappiamo ancora il tuo vero nome, però possiamo scoprirlo grazie all'handbook. Eh già, mi dispiace. Chi lo sa, chi lo sa. Diccelo un po' tu. Celeste lingua in culo. 認めるんだね。君が犯人だってこと。嫌ですわ。君だね。 Mai fidarsi delle gotiche. そんな教授みたいな口ぶり。 Giustamente. セレスティア・ルーデンベルク。いえ、もしくは安弘妙子でいいですわ。 Ci ha detto il suo nome. Che io sapevo già in realtà perché conoscevo la storia. Yasuhiro Taeko. Yasuhiro Taeko. Ha accettato la sua sconfitta. Non credo che avremo una battle time a livello di written game perché l'abbiamo appena fatta, cioè tipo a inizio trial, per cui non credo ne facciamo un'altra. Finito il trial, immagino, a questo punto, sì. Beh, ho fatto cagare, quella era la battle. Ok. 1132 punti. 91 medaglie, nice. モノクマさん、それでは始めてくださる？いえ。O come no? 終わらせてくださる？ですわね。Eh già, mi spiace Celeste. ふむ、
お待ちかねの投票タイム。 Voting time. いいでしょう。では始めましょうか。ではお前らはお手元のスイッチで Skillish Celeste. A quanto pare. さて、投票の結果、黒となるのは誰なのか。 In realtà lo sappiamo già. Ce l'ha confermato. 正解なのか不正解なのか。さあ、どうなんだ。 Peccato, peccato. Era un bel personaggio Celeste. Mi spiace tutti i fan di Celeste, ma... è la fine. Per lei. Mi fa piacere vedere che sono arrivato al momento giusto, praticamente. È praticamente una formalità a questo punto, ma ancora una volta avete totalmente ragione. Il Blackhand di questa volta, il vero killer che si merita questo titolo per aver schematizzato tutto, è... Celestial Ladenburg, o più precisamente Yasuhiro Taeko. Ho perso. Beh, fa schifo. Immagino che provare a lavorare con qualcun altro sia stato uno sbaglio dopo tutto. L'inettitudine di Fumi è andata oltre i miei calcoli. Per cui hai davvero approcciato i Fumi a questo piano. Ma come hai fatto a garantire la sua collaborazione? Immagino che non sia stato semplicemente accondiscendente. C'è Light che mi sta annoiando. Aspettate, gli vado ad aprire un attimo la porta. Non ve ne andate, mi raccomando. Sono ancora qui. Eccomi, eccomi. Sono tornato subitissimo. Allora. Beh, immagino che abbia contato sulla sua specialità. Mentire. La mia specialità? Non farmi ridere. Non ho avuto bisogno di mentire per permettergli di collaborare. E allora che cosa hai utilizzato? Beh, immagino che lo avresti scoperto, Kyoko. Hai assolutamente ragione. Per far sì che i Fumi agisse come mio complice, ho utilizzato lei. Mi è morto il controller? Spero di no. Ok. Per tutti quanti che sono ancora rimasti. Stavo evitando di menzionare il suo nome, ma... c'è quella cosa che i Fumi e Taka avevano in comune. Sta parlando di alter ego. Non della patata. Dai. Ovvero che stia parlando di alter ego. Che cosa? Di che cosa state parlando? Non interromperci, siamo nel bel mezzo di un'importante conversazione qui. Povero Monokuma. Cioè no, povero un cazzo Monokuma. Stai zitto. Mi fa morire come cercano di farti capire quella cosa. No, più che altro... sì. Lo fanno per, diciamo... non far sospettare Monokuma di alter ego. Quindi sei tu quella che l'ha rubato. Esatto. E lo hai utilizzato per trascinare i Fumi nel tuo piano. Nuovamente esatto. La scorsa notte, dopo che abbiamo avuto il nostro meeting riguardo a come fosse scomparsa, beh, ho fatto una piccola visita ai Fumi. Che cosa ci fai qui? Stavo sperando di poterti parlare, da solo. Riguarda la cosa che è stata rubata. Io so chi l'ha fatto. Che cosa?
È stato Taka. È stato lui a rubarla. Che cosa? それでは E io ne ho la prova. Vuoi vedere? E ha utilizzato la fotocamera digitale praticamente, facendo una foto nella stanza di Taka. E poi ha cancellato le foto dopo averne mostrato i fumi. E così è stato lui. Ciao Shap, buon appetito, grazie mille per essere passato. Ma come ci è riuscito? Avrebbe dovuto urlare se fosse stato uno di noi due ad avvicinarsi a lei. Hai ragione. È per questo che Taka mi ha forzato a rubarlo. Che cosa? 私 Per favore, perdonami. Mi ha minacciata. Lo ha fatto? 私 È venuto nella mia stanza la scorsa notte e poi è stato così difficile per me dirlo. Mi ha abusata. Che cosa? E ha preso quelle foto. Ha detto che se non avessi fatto come le avessi chiesto, le avrebbe mostrate a tutti. Celeste culo. Per cui non ho avuto altra scelta. Quello è un crimine. È assolutamente un crimine. Voglio dire, è andato un po' fuori di testa, però. Non avrei mai immaginato che sarebbe andato così in là. È stato così fantastico come se la sia bevuta. Non riesco a esprimere quanto ne abbia giovato da ciò. Celeste, potevi almeno darla. Vabbè. Raga, vado anch'io, che la prossima è buon proseguimento. Grazie mille, Lexia. Grazie ancora per il raidino. Buona serata. Ciao ciao. Non avrei mai immaginato di poter dire qualcosa di così in tutta la mia vita. Lo ucciderò. Io lo ammazzo. そんな Aspetta. Se vai adesso... finiresti dritto dritto nel suo gioco. Eh? 実は Taka sta pianificando di utilizzarla per scappare. E vuole renderti il suo obiettivo. Scappare? Non intenderai... Taka proverà ad ucciderti. Che cosa? ええ E poi se la terrà per tutto se stesso. Quel bastardo! Bastardo, 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 bastardo! まったく Possiamo davvero fargli continuare questi atti barbarici? Assolutamente no! Come potrei mai? Lei è... Devo salvarla! 実は Allora... vorresti unirti a me? Quando succederà... Beh, ho in mente un piano. Però i fumi non si fa delle domande. Sì, veramente. I fumi era proprio un idiota. Sì, 100-100. Ha già avuto il modo di reclamare quello che gli è stato rubato. Per scappare da questa scuola tremenda. E con quello è completo. Eh? Di che cosa stai parlando? Oh, nulla. Due neuroni che giocano a nascondino. I fumi, ricordati che Chihiro è maschio. Veramente. I fumi ha aderito senza pensarci un secondo. Beh, immagino che gli effetti di quell'oggetto su di lui sono stati piuttosto elevati. Il potere dell'amore. Anche l'amore può portare le persone alla pazzia, sembrerebbe. Mi disgusti. Ho un'altra domanda per te. Che cos'era quello strano costume? Un'invenzione di fumi? ええ
Sì, ma è stata veramente una rottura. Tutto quello che gli ho chiesto è di fare qualcosa che nascondesse la faccia e il corpo, generalmente. Non avevo la minima idea che avrebbe fatto un qualcosa del genere. Ma immagino che sia stata colpa mia per averlo scelto in primo luogo. Per cui, perché hai deciso di rendermi sospettato? Perché sei stupido. Per quello. Ed in più ho fatto la mia scelta giusta. Per cui sono felice del fatto che la tua stupidità abbia superato ogni mia aspettativa. La vita deve essere stata tosta per i tuoi genitori, immagino. Sento quasi di poter piangere. Vero, è proprio stupido, sì, ragazzi. Ma quando stavi spiegando il tuo piano di fumi, come gli hai spiegato la parte di fare il finto morto? Beh, quello che sta chiedendo è perché cosa avrebbe dovuto fare i fumi dopo ciò, assumendo che l'avresti lasciato vivo. È molto semplice. Dopo aver fatto ciò, deve aver preteso di essere morto. Scusate. Qualcun altro si sarebbe mostrato. Gli ho detto che se sarebbe stato seriamente ferito e diciamo sull'orlo della morte, qualcuno l'avrebbe aiutato. E ci ha realmente creduto? Beh, dopo tutto, quella parte c'è stata. Come ho spiegato di Fiumi, il piano era: non appena gli farete delle domande su quello che è successo, io accorrerò sulla scena del crimine e ucciderò qualcun altro. A quel punto Ifumi avrebbe avuto un alibi, per cui nessuno avrebbe dubitato di lui. Gli ho detto ciò e a quanto pare ci ha creduto. Queste interruzioni meritano un giro sulle giostre di Monokuma. Vabbè. Anche no, dai. Un po' troppo cattivo. Capisco. Praticamente uno stereotipo. Beh. Immagino che combini il livello di bugia dell'avversario. Infatti, Ifumi se l'è bevuta. Ha creduto calorosamente che in quel momento non sarebbe morto. Quindi avevi intenzione di ucciderlo fin dall'inizio. Ma ovviamente non ci sarebbe stato alcun beneficio nel mio piano se avessi deciso di non uccidere il finto morto. Com'è possibile che la vita umana valga davvero così poco per te? Non è un problema. Semplicemente ho fatto qualunque cosa in mio potere per vincere. Adesso sembri Byakuya. No. Il suo piacere deriva dalla caccia. Praticamente in quell'aspetto non siamo per niente simili. Perché hai fatto queste cose fino a questo punto? È stato davvero solo per i soldi? Ah, stai parlando dei 10 milioni di dollari che Monokuma ci ha offerto? Sì, effettivamente sono un sacco di soldi, è vero. Ma non è l'unico motivo per cui l'ho fatto. Cioè, dal momento in cui le nostre nuove vite sono incominciate, il mio unico pensiero era quello di scappare. Ma eri tu quella che diceva che avremmo dovuto accettare il fatto di vivere qui. Ovviamente era una bugia.
Non ce la facevo. Lo odiavo dal giorno numero 1. Più di ogni altra persona qui. Volevo uscire. Ogni giorno era una nuova tortura. Volete sapere perché? Eh? いいですわね。 Beh, perché è un sogno. E accettare la nuova vita qui non avrebbe significato nulla, se non che avrei dovuto abbandonare quel mio sogno per sempre. まったく。 E non c'è alcun modo che avrei potuto fare ciò. Nel mondo del sottosuolo del gambling ho rischiato la mia vita. 私、 Ed è stato tutto per quel sogno. Ok, Griffith. E qual era questo tuo sogno? 素敵ですわ。 Quello di vivere in un castello europeo. Un castello? Ed essere circondata da bellissimi uomini provenienti da tutto il mondo. Il fatto che mi possano servire da maggiordomi e guardie del corpo. Effettivamente bel sogno. Ok, ci sto, Celeste, cambio idea. E niente. Il castello, il sogno di Griffith. Celeste, mia sorella. Mamma mia che cringe. Avevo intenzione di farli vestire come se fossero dei vampiri e farli soddisfare ogni mio bisogno. Una volta ottenuto ciò, avrei creato il perfetto mondo estetico della decadenza. いいですわね。 Vivendo il resto della mia vita come se fosse un sogno. Quello era il mio unico obiettivo. Ed è questa la vita che avrei voluto. Combinata con le mie vittorie, i 10 milioni di Monokuma avrebbero potuto rendere quel sogno realtà. E c'ero quasi riuscita, però 仕方がありませんわね。 sfortunatamente il mio sogno è stato svolazzato via dal vento. Cioè spazzato via dal vento, in realtà. Anche se non ho alcun rimpianto. Ho, diciamo, provato ad arrivare al mio sogno fino alla fine. Per cui, come potrei? 最低。 Sembri così passionevole, però... Perché hai dovuto uccidere i tuoi amici per farlo? あら、 Ah, mi stai chiedendo se io mi sento un pochettino colpevole? Diciamo, inutile domanda. Povera bambina. Beh, penso che il sacrificio sia nulla. Non provo assolutamente nulla. お分かりですか？ E questa è la mia completa. Non è terrificante? Come sono i nostri diversi punti di vista? Semplicemente nessuno in questa stanza potrebbe capirmi. Che cosa? Quello che vorreste dicendo è... Oltre ciò, come potresti essere così calma? Non stai realizzando il fatto che a breve morirai? Non sei spaventata? La mia abilità di mentire non ha rivali e ne sono orgogliosa. Non è solo per le altre persone. Anch'io posso ingannare le mie emozioni. Diciamo, posso rendermi incosciente, cioè inconsapevole di ciò. Ed è per questo che non sei spaventata? そうですわね。 Esatto. Non ho paura della morte. Puoi uccidermi come vorrai. Ma lo sai, se dovessi reincarnarmi, se avessi una scelta, allora 素敵ですわ。 penso che vorrei tornare come Maria Antonietta. おいおい。 Così verresti di nuovo giustiziata. Vabbè. Praticamente ha ragione. Cringe. Celeste ha sorriso di nuovo e poi, quando l'ha fatto, mi ha guardato
praticamente guardando un po'. Immagino che possa davvero ingannare i suoi sentimenti. Ma quello deve essere stata la sua bugia finale. E con quel debole e falso sorriso è stato proprio quello che l'ha tradita. Ok, avete finito? E allora andiamo. Il Blackened ha disturbato la pace, per cui è tempo di pagare il prezzo. E ora ho preparato una vera punizione speciale per lei. L'Ultimate Gambler. Diamo tutto quello che abbiamo. È il tempo della punizione. Vediamo cosa le dice. Questa è... あれは果たして希望なのでしょうか。私にはそうは思えませんでしたわ。だからこそ、いえ、打足 Ok. ですわね。 Non è importante. それではごきげんよう。 State pronti, ragazzi, mi sa che sta per arrivare. また来世でお会いしましょう。 L'esecuzione. Sto zitto, vi lascio godere la cutscene. Inaspettato, ma cotto al punto giusto. E niente, è finita. La terza esecuzione è finita. Come guidano male in questo posto, veramente. Però il bersaglio l'hanno centrato. È finita la morte di Celeste. Celeste ha ucciso i miei amici, per cui non posso compatirla, però non posso negare un unico punto, quello che consideravo anche lei un'amica. E per quello è successo ancora. E bisogna... Non è terribile? Qualcuno che non è riuscito a liberarsi dai propri rimpianti dal mondo esterno. E così altre persone sono dovute morire. Voi ragazzi siete così giovani. Dovete, diciamo, imparare i vostri veri valori per vivere bene le vostre vite. Ed ecco qua
che pensavo di passarvi la torcia della speranza alla prossima generazione. Vabbè, stavo facendo un mix tra inglese ed italiano. Ma cosa me ne importa della speranza? La butterò nella spazzatura. Basta che mi lasci uscire da qui. Voi tutti siete, diciamo, la rappresentazione della speranza. Che vi piaccia oppure no. E il mio destino è quello di abbattervi uno dopo l'altro. È triste, sì, ma la realtà non può essere evitata. Non parlarne come se non fossi il responsabile. Per quanto ancora a lungo ho intenzione di continuare tutto ciò, che cosa vuoi da noi? Dio, sono così stanco delle persone che me lo chiedono. Finitela una buona volta. Comunque, Kyoko, hai visto... Ho visto che Celeste ti ha dato un qualche tipo di oggetto. E cos'è? Qual è il problema? Ti darò la mia risposta se tu risponderai alla mia domanda. Che cosa hai fatto? Che cosa mi hai fatto? Cosa? Rispondimi. Che cosa hai fatto al mio corpo? Oh cavolo. Che cosa intendi? Che cosa ho fatto? Io non ne ho idea. Non ne so nulla a riguardo. Che cos'era? Che il mastermind abbia fatto qualcosa al corpo di Kyoko? Che cosa intende? Oh no, il sesbo. Ok, le cose si stanno facendo un po' strane. Immagino che sia il tempo di andarsene da qui. Ma nel frattempo voi ragazzi potete andare e continuare a vivere divertendovi la vostra vita scolastica. Se vi sentirete soli, fate uno squillo. Non che possa farci qualcosa a riguardo, dopo tutto. Ciao! Monokuma è scomparso, lasciandoci depressi e in disperazione. Però non era tutta disperazione. C'era ancora una piccola speranza, non so parlare. Ma vabbè. Ehi, Kyoko, Monokuma lo ha già menzionato, ma cos'era quella chiave che ti ha dato Celeste? Palesemente è il posto in cui stava nascondendo Alter Ego. Non credo ci sia altra cosa che avrebbe potuto darle, onestamente. E molto probabilmente la chiave di uno degli armadietti. Cosa? Quello significa che magari era la chiave per la BAM. Non credo, lampada. Celeste probabilmente l'ha nascosto lì. Immagino che qualche volta le cose più facili da... Cioè, le cose sono praticamente sotto il nostro naso. Per cui... tanto vale controllare. Ottima idea. Abbiamo lasciato la corte e ci siamo diretti verso gli spogliatoi. Come abbiamo approcciato la dressing room, Kyoko ci ha guardato e ci ha detto: andrò da sola lì per un po'. Tutti gli altri dirigetevi nella dining hall. Tornerò lì più tardi. Perché esattamente vuoi andarci da sola? Devi veramente chiederlo? Come ha parlato sta guardando la videocamera di sorveglianza. Non è quello che stavo intendendo. Perché tu? C'è ancora il rischio che tu possa essere una spia, lo sai? Allora ci andrò anch'io. Tu? Per favore, lasciami venire. Restare qui è
discutere con te attirerà ancora più attenzioni su di noi. じゃあな。 Va bene, fai quello che vuoi. Grazie, Byakuya. では Allora lascio tutto in mano a voi due. Io me ne andrò nella dining hall, d'accordo? Per cui saranno Makoto e Kyoko ad andarci insieme? Significa quello che penso? よし Buona fortuna, Makoto. Le ragazze come lei... cioè... Va bene... non so come tradurvela, onestamente. Ormai sono 4 ore e mezza e... direi che i miei neuroni sono esplosi totalmente per le traduzioni. Ho provato a dimenticare quello che ha detto Ina, ma... mentre tutti gli altri se ne sono andati nella dining hall, lasciando me e Kyoko da soli. 行きましょうか Quindi, andiamo? Sì, じゃあ abbiamo bisogno di guardare in quello spogliatoio, cioè in quel armadietto. Ok, prende la chiave. Ed ecco qua, Alterico. Buongiorno. È passato un bel po' di tempo, non è vero? Beh, al sicuro. Ottimo. Non avevo mai sentito Kyoko così sollevata. Immagino che stesse parlando dal profondo del suo cuore. Ho fatto esattamente quello che mi ha chiesto Celeste. Non ho detto una parola. Me ne sono stata zitto qui per tutto il tempo. Oh, immagino che sarò in grado di aprire quei file molto presto. Probabilmente domattina. Per cui farò del mio meglio. Aspettate giusto un pochettino. Per cui adesso possiamo dire che il caso è ufficialmente chiuso. Sì. Possiamo parlare un secondo, dato che ho questa opportunità vorrei che tu sia sincera con me. Kyoko, per favore dimmi. Che cosa stai cercando di fare qui in questa scuola? あなたは È per questo che sei venuto qui insieme a me? だけど Comunque non è un qualcosa che hai bisogno di sapere proprio adesso. Non ho bisogno di saperlo adesso. Mi fa preoccupare ancora di più. Preoccupare? Come è successo durante l'investigazione di questa volta? Sei scomparsa e non ti abbiamo più vista. Senza alcun avvertimento, alcuna spiegazione. Quando l'hai fatto... È naturale pensare che io sia la spia del Mastermind, giusto? E anche tu. No! Io credo in te. Tu credi in me? Non è ovvio? Le persone credono nei loro amici, giusto? È per questo quello che voglio che tu me lo dica. E voglio che tu... anche tu creda in me. Perché siamo amici. Capisco. そうね Allora anch'io potrei credere in te. Giusto un pelino in più. Allora, いいわ d'accordo, te lo dirò. Ti dirò perché sono sparita e dove sono stata. Sai? E quello che ho sentito da Kyoko è stato... beh, francamente... un colpo nella mia mente. Dopo aver detto che le credo, la sua storia sembra quasi incredibile. Ho deciso di confermare quello che mi aveva detto con i miei stessi occhi, per cui ho aspettato che arrivasse la notte. E quando l'ho fatto, sono entrato in azione. Ok. そう I bagni dei maschi del secondo piano non hanno le telecamere di sorveglianza. E c'è un... diciamo armadio lì. Lì dietro. Ok, vediamo. Ha detto dietro... nei bagni maschili. Ma è davvero sicura riguardo ciò? Andiamo a vedere. S'ha ragione. Secondo me è veritiero.
è solamente un normale sgabuzzino da quello che posso vedere. Il segreto che Kyoko voleva dirmi è davvero nascosto qui dentro. Cos'è? Boh. Detto nella parte al di dietro. Ma seriamente? Ok. Un passaggio segreto. Oh mio Dio. Non avevo la minima idea di cosa stesse succedendo. Wow. Sono caduto dietro al... praticamente allo sgabuzzino. È venuto fuori che il muro era una porta e mi ha fatto andare dall'altra parte. Proprio come ha detto Kyoko. Sì. E al di dietro di quell'armadietto barra sgabuzzino è una stanza segreta. Qui è questa la stanza segreta. Ma che cosa c'è qui? Vogliamo scoprirlo adesso? Sembrano documenti. Sono tutti ricoperti di polvere. Guardando tutto, c'è un file che mi è saltato all'occhio. Registro studenti della Hopspeak Academy. Questa è l'unica cosa che non è coperta di polvere. Che qualcuno lo abbia visto recentemente e allora ho preso il file nella mia mano. Ma prima che potessi dargli un'occhiata, un pezzo di carta è caduto fuori dal file e ha attirato la mia attenzione. Cos'è questo? Non devi andartene. Beh, è parecchio strano. Posso capire perché direbbe... Non riesco ad andarmene, ma... Non devi andartene? Cos'è questo? La mia testa... è un po' in subbuglio. È una strana sensazione. Come se fosse un déjà vu. Quelle parole. Non devi andartene. Le ho già viste da qualche parte. Ma... non riesco a ricordare. Che cosa so? Che cosa non so? Io... Uno strano suono è arrivato dietro dalla mia testa. Sento come quasi se qualcuno mi avesse... cioè, si fosse scosso il cervello. E poi... oscurità. Non capisco cosa stia succedendo. Non so cosa sia iniziato. Tutto finito. Quando ho riaperto i miei occhi non sapevo più dove fossi. Au. Apparentemente qualcosa mi ha colpito, ho perso conoscenza. È tutto quello che ho capito. Ok. Si sono rubati tutto. Si sono rubati tutto. È vuoto? Spariti. È tutto sparito. Praticamente il registro studenti. I libri dei vari anni. Anche quella nota che era caduta sul pavimento. È tutto sparito. E cosa significa? Il mio cervello si rifiuta di lavorare di più. Un dolore insistente alla testa sta arrivando al resto del mio corpo. Per ora dovrei tornarmene nella mia stanza a riposarmi. Il mio corpo era dolorante e la mia testa era piena di pensieri, ma in qualche modo mi sono riuscito a trascinare fino nella mia stanza. In qualche modo sono riuscito a tornare al primo piano della scuola.
più a lungo, più lontano ho camminato, più ho sentito. E le cose si stanno facendo davvero offuscate. Non riesco a vedere cosa c'è di fronte a me. Credo di non riuscire a non collassare proprio qui. E dopo ciò... Pom. Da una vasta distanza ho sentito un suono. Era innegabile. Quel suono viene dalla palestra? Che sta succedendo? Non ti dirigere alla palestra. Che? Che sta succedendo? Non può non essere nulla. Qui? Nella palestra? Non ho fatto un suono e ho aperto la porta per la palestra. I suoni venivano dal suo interno. Che c'ha? Bakyu! Agagya, hiya, paching! Bakya, dadadus, cha cha cha! Cos'è? Ah! Sakura e Monokuma che combattono? Davanti a me c'era una battaglia oltre qualsiasi limite umano. Nessuno dei due lo era. Poco ma sicuro, però... Non sono riuscito a smettere di guardare. Mi sono dimenticato di muovermi. E persino di respirare. Ma bellissimo, sì. Cosa? Il patto? 我は決めたのだ。もう引かぬ、もうこびぬ、もう顧みぬと。我は決心したのだ。お前と。アタック。あ、そう。でもさ、そんなことしてどうなるか分かってるの？ Oh mio Dio. 忘れちゃったわけじゃないよね。人質の剣。 Cosa sta tenendo come ostaggio? Che cosa sto guardando? Cosa sto sentendo? Un ostaggio? Allora, chi potrebbe... La spia del Mastermind è... Capitolo 3, a Next Generation Legend, Stand Tall, Galactic Hero. Sette studenti rimanenti. To be continued. Abbiamo ricevuto Super Robo Justice come regalo. Ma che figata. Assolutamente sì, ragazzi. Siamo arrivati alla fine del capitolo 3. Io salverei e spegnerei la console. Dunque, cosa ne pensate di questo capitolo 3? In generale, vi è piaciuto? O avete preferito i precedenti, in caso? Ditemi un po'. Completamente inaspettato. Chi pensavate che fosse voi la spia? Tanto se vedete che mi metto in qua è per, diciamo, attaccare il controller della Switch. La spengo, così la lascio riposare. I personaggi sono così ben caratterizzati, ma la spia tutti tranne Sakura. Forse Aoi avresti detto. No, mio Dio. E invece no, si trattava della cara Sakura. È stato un bel colpo di scena questo. Se siamo in un pochetto di persone io farei un raidino, se volete. Che dite? Raidiamo qualcuno stasera? Ci sta come cosa. Se Twitch mi si caricasse però sarebbe anche meglio.
Ma ahimè è un po' difficilotto. Deve fare il birbantello. Ah, siamo in 10. Ci sta, dai. Raidiamo. Chi possiamo raidare? Vediamo un po' tra i miei seguiti. Chi potremmo raidare? In realtà non conosco nessuno nello specifico. O fra quelli che conosco li ho già raidati. Per cui potremmo in realtà raidare o gente nuova o boh. Vediamo. Ci sarebbe, volendo, Liffy che sta portando Skyrim. A Liffy non l'ho mai raidata, volendo possiamo andare da lei. Che dite? Andiamo da Liffy? Andiamo da Liffy, che dite? Vi va bene? Allora ragazzi, io vi ringrazio questa sera per essere passati ed essere rimasti qui con me. Abbiamo finito il capitolo 3 di Danganronpa. Settimana prossima si continua col quarto. Domani sera alle 21:30 vi ricordo che ci sta la Nuzlocke su Pokémon Platino insieme a Shap, sperando di non morire. E nulla. Detto questo, se volete i 250 punti canale, mi raccomando partecipate al raid. E mi raccomando, salutatemi Liffy, io rimarrò in chat a lurcare, però ci sto. Che mi devo mettere a disegnare i disegni che mi hanno riscattato i cari Stregatto e Philip. Detto questo, vi auguro una buona serata. Bye bye a tutti, ciao!